Ok, allora buonasera a tutti da Pasquale De Santis, come al solito, e da tutto lo staff di Over the Night. Questa sera riprendiamo da dove eravamo rimasti la volta scorsa e lo faremo con Maresciallo Francesco Marchetto. Buonasera Maresciallo. Buonasera a tutti. E eccolo qui, il nostro avvocato d'assalto Simone Cozzani. Ciao Simone. Buonasera Pasquale, buonasera Maresciallo, buonasera ai nostri ascoltatori. Buonasera avvocato. Il maresciallo ci ha assicurato la piena efficienza delle batterie, quindi questa sera non avremo sorprese. E come al solito invito a iscrivervi al canale, chi si vorrà abbonare a famoso ne vorrà al mese e chi vorrà guardare qualche sticker, qualche super chat, diciamo sempre le stesse cose, ma alla fine è così. Allora, questa sera noi parlammo col maresciallo di Muschitta, del SUV, della Bermani, della storia delle bici. Erano rimasti due o tre argomenti che lo coinvolgevano direttamente. E quindi stasera li concludiamo e poi andiamo alla cronaca, diciamo alla cronaca attuale, tutto quello che sta succedendo adesso. Allora, cominciamo con l'avvenimento Sindoca. Allora, Simone, chi è Sindoca? E poi parlerà il maresciallo. Allora, Riccardo Sindoca è un personaggio piuttosto controverso all'interno di un certo mondo, chiamiamolo un mondo a metà tra la zona grigia e la zona grigia di un certo mondo spionistico e informativo, e dall'altra parte una persona invece che ha una laurea in giurisprudenza, è un criminologo e ha tutta una serie di addentellati tali per cui ha collaborato con le diverse istituzioni italiane, ma è anche stato coinvolto suo malgrado in uno scandalo accaduto ormai qualche anno fa, ossia quello della DSSA, quella che veniva chiamata la polizia parallela, ma che con tutta probabilità, stante la sua assoluzione, sua e di Riccardo Saia, era ed è stato un apparato di mezzo dello Stato italiano che chiaramente ha consentito di portare a compimento determinate operazioni che non potevano essere compiute tramite gli apparati ordinari. Teniamo anche presente che è una prassi stabile di tutti gli Stati avere non solo degli apparati tipo di servizi segreti, di forze dell'ordine e quant'altro, ma avere anche, diciamo, degli apparati paralleli che possono arrivare laddove la longa manus dello Stato ufficiale non arriva, e quindi non ci dobbiamo stupire. Nel caso di specie, Riccardo Sindoca, e poi ce lo spiegherà il maresciallo, è stato coinvolto per un caffè ad Alagna Lomellina, quindi è entrato nella vicenda per la vicenda di Alagna Lomellina. Secondo persone molto più, diciamo, dentro la questione, molto più informate di me, il Sindoca potrebbe essere un agente dei servizi segreti italiani. Io di questo non ho contezza, quindi dobbiamo dare conto delle sue assoluzioni, dobbiamo dare conto chiaramente che potrebbe essere anche quello che viene definito in gergo un agente buona fide, cioè un agente in buona fede, quindi non legato agli apparati ufficiali dello Stato, ma che comunque si spende per la sicurezza dello Stato italiano. E dall'altra parte non si può non fare un riferimento a quella che era la struttura stay behind durante gli anni della guerra fredda, di cui la DSSA sembra quasi una naturale prosecuzione. Quindi per questo esistono canali più specifici del nostro, e a noi serve solo sapere la questione Sindoca in relazione a Garlasco, quindi io lascio la parola al maresciallo e a te chiaramente. Sì, grazie Simone. Volevo salutare la chat che è numerosissima come al solito, e soprattutto quando parliamo di Garlasco. Più tardi cercheremo di prendere qualche domanda, va bene maresciallo, perché ci sono tante domande per lei, va bene? Va benissimo. Però affrontiamo prima i discorsi che ci siamo detti. Allora, Sindoca ne ha parlato Simone. A un certo punto
sul suo cammino, appunto, lei si trova questo personaggio e succede che... No, lo dica lei, prego. Succede che siamo nella fase delle prime due archiviazioni nei confronti di Stasi. Conoscendo Sindoca e conoscendo l'avvocato Carta, che era una conoscenza comune, per i primi fatti a me occorsi era anche il mio avvocato, si era deciso di fare un incontro in casa della mamma di Sindoca in Alagna Lomellina, perché volevo, visto che la conoscenza con l'avvocato Tizzoni risale a tanti anni fa, volevo confidare all'avvocato Tizzoni quali erano i miei dubbi e le mie perplessità, ma soprattutto le indagini che non erano state fatte nei confronti di una famiglia abitante a Garrasco e precisamente nei confronti di due donne. Sì, Francesco, permetta un attimo, Francesco. Allora, uno si chiede, no? Visto che lei conosceva Tizzoni da anni, perché non vedersi da qualche parte e perché andare proprio dalla mamma di Sindoca? Se lo chiedono in tanti. È stato solo un caso, Era un caso. L'avvocato Carta ha detto: contatto io Tizzoni, dove ci troviamo? Salta su Sindoca e dice: possiamo fare l'incontro anche qua a casa. Visto che io abitavo a Garlasco, lui comunque aveva ancora la famiglia, era ancora residente in quel di Garlasco, ho detto troviamoci qua. L'avvocato Carta aveva fatto da tramite, ci siamo visti in quella casa e di fronte a un caffè io spiegai, dal momento in cui venivo esautorato dalle indagini in poi, le indagini che avrei fatto io sul discorso dell'omicidio della povera Chiara. Ma Francesco, ci troviamo che periodo? Non mi ricordo. Più o meno quando è avvenuto più o meno questo incontro? Stiamo parlando 2000 penso almeno, guarda, non voglio dire una stupidata, dovrei andare a guardare fra le carte, perché fra le carte, soprattutto nell'esposto che mi ha fatto l'avvocato Tizzoni, questo lo trovo, questo dato, certo. Comunque qualche anno 2013. Dopo. Potrei sbagliarmi, ma 2013. Quindi 6 anni dopo dal fatto, diciamo, prego. Allora, prima della prima Cassazione. Sì, e andai a dirgli all'avvocato Tizzoni: io non so cosa succederà, ma se mi dovessero chiamare a testimoniare, io andrei a riferire queste cose che ti ho appena detto. La risposta che diede ci lasciò un po' lì tutti, perché la risposta fu questa: no, è Stasi, se non dovesse essere stato Stasi dismetterei il mandato. Quello è stato proprio, non dico il tempo di un caffè, però di un caffè e di una sigaretta. Questo è stato l'incontro. Ci salutammo, arrivederci, ciao ciao. Cosa succede poi? Che quando c'è stato che dovevano fare il processo Stasi bis, io mi vedo denunciato in base a un esposto presentato dall'avvocato Tizzoni per la famiglia Poggi in relazione a una fantomatica falsa testimonianza davanti al GIP Vitielli, dove sulla base di due testi, la signora Bermani e il brigadiere che ha sentito la signora Bermani, se questo era il mio capo d'accusa, se ero presente o meno all'audizione del test Bermani, perché il test Bermani dice non c'è il maresciallo che io conosco, e il brigadiere dice mentre sentivo la signora Bermani non c'era il maresciallo, non c'era il comandante. Rimasi un po' sorpreso, sinceramente.
perché vede, non tanto dal tempo in cui io avevo parlato con l'avvocato Tizzoni, ma quanto il tempo trascorso da quando io ho fatto queste dichiarazioni davanti al GIP di Chielli, che stiamo parlando di anni prima. Comunque, passata la sorpresa, mi meravigliai anche come il GIP, ovvero c'è stata prima una richiesta di archiviazione da parte del PM, perché non ravvedeva l'ipotesi di reato. Anche qua mi meravigliai perché l'archiviazione è stata opposta dall'avvocato Tizzoni, che è stato praticamente, si è opposto alla richiesta di archiviazione. Però adesso mi sfugge, magari l'avvocato lei mi può aiutare meglio, ma scusatemi, ma nella falsa testimonianza il bene protetto e tutelato non è lo Stato? È l'ordinamento della giustizia. Della giustizia, giustissimo. Ma io non penso che né l'avvocato Tizzoni né la famiglia Poggi facciano parte dell'ordinamento della giustizia. Però qua diciamo che a tutti è sfuggito che magari non poteva fare né l'esposto né tantomeno l'opposizione, perché la parte civile subentra in un processo in un secondo tempo. Aspetti, però vorrei anche dire un'altra cosa. A parti invertite, col famoso esposto di Elisabetta Ligabò nel 2016, tra l'altro indirizzato alla Procura Generale di Milano e poi girato per competenza a quella di Pavia, in quel caso alla Ligabò non fu consentita l'opposizione all'archiviazione per tutta una serie di ragioni, perché si diceva in questo caso è un problema all'interno dell'ordinamento, non si ravvisa e quindi non si può fare opposizione, non si ravvisano gli elementi per cui soggettivi e quindi gli è stata negata l'opposizione. Ma in questo caso siamo anche addirittura in un problema antecedente, perché Stasi era reduce da due assoluzioni, una doppia conforme. Quindi quantomeno uno dovrebbe aspettare la Cassazione, almeno la sentenza arriva in giudicato, invece mi è sempre sembrata una manovra quasi scacchistica. Io avanzo un pedone e lo porto in una posizione tale per cui il mio avversario va a perdere invece una statuetta molto importante, una pedina molto importante. Adesso, avvocato, gli spiego come sono andate le fasi d'udienza. In udienza, sulla mia falsa testimonianza, vengono sentiti 5 carabinieri, fra cui anche il brigadiere, che fanno 5 false testimonianze. Perché? Perché loro, casualmente sentiti dall'epoca mio comandante, il capitano, con la quale in quel periodo aveva in corso una diatriba giudiziaria, però li ha sentiti lui, non eccepisco nulla. Però dico, tutti questi, come se fosse un verbale, un copia e incolla, dichiarano che io sentivo Stasi all'interno della caserma prima dei marescialli di reparto operativo. I marescialli del reparto operativo sentono Stasi dalle ore 16. Io arrivo a Groppello Cairoli, uscita Casello Autostradale, Tele passa la mano alle 16:27. Per cui abbiamo già 5 testimoni che, stando agli atti, penso che siano poco credibili o poco attendibili. Poi bisogna vedere se sono testimonianze in buona fede o è stato solo qualcuno che ha fatto un copia e incolla, perché ha cambiato i nomi, la sostanza era quella. Però io non dico oltre, non è questo il luogo. Però oltre a quelli, durante il racconto che viene fatto, si decide di sentire anche quello che era il mio superiore, e questo a una contestazione lui si giustifica dicendo: no, io la parificazione degli atti, gli atti sono i verbali che in quel periodo giravano intorno a questa vicenda, avevo dato a disposizione al maresciallo, non faccio il nome,
che gli atti venissero parificati fra i 3 comandi: stazione, compagnia, reparto operativo. Peccato che quando è stato chiamato a testimoniare il maresciallo, che era addetto alla famosa parificazione degli atti, lui pronti via si guarda intorno e dice: no, scusate, io fino al 25 di agosto ero in ferie, non potevo parificare niente. E dopo nessuno mi ha detto di parificare gli atti con la stazione. La parificazione degli atti veniva solo fra i 2 comandi ufficiali, compagnia e reparto operativo. Per cui anche in questo caso mi sembra di essere in presenza di una falsa testimonianza, ma quello che io mi ricordo, perché avendo fatto servizio alla polizia giudiziaria e avendo assistito a tanti processi, io in più casi ho visto che interveniva il giudice dove chiedeva al PM di fare uno stralcio per procedere alla falsa testimonianza. Diciamo che in quel momento il giudice era impegnato ad altre cose e gli è sfuggito. Poi lo riprendiamo. Però nel corso dell'udienza viene sentita la signora Bermani, colei che non ha visto il maresciallo che conosce, e a richiesta del PM, del pubblico ministero, gli fa: signora Bermani, ma lei in quest'aula d'udienza vede il maresciallo che lei conosce? Lei si guarda in giro e dice: no, non c'è. Allora il PM dice: no, mi scusi, me lo descriva. E lei salta su a dire: ma sì, quel maresciallo che ha 2 figlie, e fino a qua ci siamo, anch'io ho 2 figlie, di cui una è avvocato. La signora Bermani si ricordava del mio predecessore, di cui ha 2 figlie, di cui una è avvocato. Ma è normale, ma la signora Bermani non è che veniva un giorno sì e l'altro pure in caserma a verificare chi era il maresciallo. La signora Bermani, la sua immagine del maresciallo era quello che lei conosceva, ma quel maresciallo lì ormai erano anni che era in pensione. Ma non ha colpa la signora Bermani. Certo. Mentre per il brigadiere, sì. Prego. Tra l'altro la signora Bermani aveva quasi 80 anni all'epoca, quindi... Ma una mente lucidissima, eh? Sì, no, lucidissima, non ho dubbio, ma è chiaro che la sua memoria storica di quando era, diciamo, in età lavorativa era diverso rispetto a quando invece era in pensione. Sì. È chiaro che conosceva il maresciallo Brazzi. Simone, permettetemi una battuta. Le migliaia di ascoltatori che ci stanno seguendo, no? Del gossip, impronte e compagnia bella importanti, sì, ma ne parleremo dopo. Il maresciallo Marchetti invece sta parlando proprio della storia vera, di tutto quello che è successo a Garlasco, di tutto dico una parolaccia, di tutto lo schifo che è successo a Garlasco in quegli anni 2008-2025, in tutti questi 15-16 anni, e ancora si sta strascinando tutto. E ancora adesso c'è una sorta di omertà che fa paura, però come Simone, come ci dicevamo, ne cadrà uno e cadranno tutti quanti, e secondo me ci saranno degli scenari clamorosi, perché non si parla solo del delitto, ma secondo me attorno usciranno tante di quelle cose e poi vedrete. Sì. Francesco, le volevo chiedere, da allora poi con Tizzoni lei non si è più visto, non si è più confrontato? In aula. Ah, che bello. In aula. Però qua stavo venendo anche una parte bella, perché allora l'esposto si basa sulla testimonianza della Bermani, che dice non c'era il maresciallo che conosco, e sulla testimonianza del brigadiere. La gente non sa, perché non gli viene riportato, che il brigadiere fa un verbale dettagliato del giorno 13 riferito, 13 agosto 2007, riferito alla mia falsa testimonianza. Però il brigadiere viene chiamato anche in Corte d'Appello di Milano e viene sentito dalla dottoressa Barbaini sempre in ordine alla giornata del 13 agosto 2007.
Però se noi andiamo a prendere questi due verbali, avvocato lei mi insegna che sia per il reo che sia per la regina il giorno non cambia, le dichiarazioni devono essere quelle. Devono essere coerenti. Devono essere coerenti. Di qua mi vede che io sento Stasi prima dei marescialli del reparto operativo e dice che non mi ha visto in caserma. Invece per la Corte d'Appello di Milano, puff, per magia appaiono i graffi sul braccio. I fantomatici graffi sul braccio. Ma come? Di qua non c'erano, vabbè, non c'era il maresciallo, ma non c'erano neanche i graffi, e di qua appaiono i graffi sul braccio. Ma la cosa bella, dove io mi meraviglio, perché allora il buon avvocato Tizzoni, io non vado contro Stasi, allora cazzo esposto, mi scusi, esposto. Di qua lui era l'unico a conoscenza dell'esistenza dell'altro verbale per falsa testimonianza, perché l'esposto me l'aveva fatto lui aveva già fatto la richiesta di ritirare copie relative a questo procedimento, lui aveva i verbali in mano, lui era l'unica persona che in corte d'appello poteva alzare il dito e dire: ma mi scusi, ma cosa sta raccontando? Perché non l'ha fatto? Perché di qua si puntava a Stasi e di là invece si doveva indagare a 360 gradi? Comunque non si preoccupi, perché anche in merito ho fatto la mia bella querela archiviata. Come adesso riprendo il discorso di prima, quando il capitano all'epoca fece quelle dichiarazioni, ho detto, gli è sfuggito al giudice. Dopo il procedimento preparo io una querela e gliela faccio. Sa qual è stata la risposta? Che il bene tutelato non è la persona fisica, ma è un bene relativo allo Stato, che io non ero titolato a fare la querela. Risposta giusta. Avvocato, sono io il primo a dire, la risposta è giusta. Ma se lo è giusta per me e l'esposto presentato da una parte civile per falsa testimonianza, vede quali sono le contraddizioni che da lì in poi, un attimo, io sto parlando di 1 o 2 querele che io ho presentato, ma le querele che ho presentato in quegli anni sono molte di più. Sa che fine hanno fatto? Tutte archiviate. Sa che c'è stata una querela che è riuscita a stare su un tavolo 3 anni chiusa? Quale? Una delle tante che ho fatto. 3 anni chiusa sul tavolo, poi quando ce la sono ricordata, archiviata. Ho capito che quando adesso io mi posso permettere di parlare di vecchia procura e nuova procura, ma senza voler offendere nessuno, però faccio un plauso alla nuova procura perché sta facendo quello che non è mai stato fatto finora, le indagini a 360 gradi. Quello che avrei chiesto solo io non è che chiedevo chissà che cosa. Però come guardiamo da questa parte? Guardiamo anche da questa parte, perché non dimentichiamoci, le indagini possono provare la colpevolezza, ma possono dimostrare anche l'innocenza di una persona. Sì. Tanto più che va sempre ricordato come le sentenze dello Stato italiano siano in nome del popolo italiano, e quindi se una persona viene dichiarata innocente o viene assolta, chiaramente, e invece viene condannata, la giustizia esercita questo potere, quindi potere giurisdizionale, in nome del popolo italiano. Quindi siamo io, Pasquale, Sa cosa mi sono accorto? Sa cosa mi sono accorto in tutti questi anni? Che per alcuni giudici bisognerebbe spostare quello che c'è scritto alle spalle e metterglielo di fronte. Davanti. Qual è che è la legge uguale per tutti? Sì. Ma gliene dirò un'altra. C'era un la certo legge scusa Simone, sì. La legge è uguale per tutti, ma non a Garlasco.
Comunque, mi sia consentita l'altra battuta, c'era un certo Calamandrei che diceva nei suoi scritti che il crocefisso che era presente in tutte le aule di giustizia doveva essere non messo dietro al giudice, ma davanti, per fargli capire che condannare una persona poteva voler dire metterlo in croce. Quindi sostanzialmente gli elementi dovevano essere di peso e non campati per aria. Qua, allargando il discorso, bisogna anche ragionare sul fatto che a Garlasco ci siano state o meglio, a Milano e anche a Roma ci siano state delle sentenze per il delitto della povera Chiara Poggi abbastanza discutibili, e poi ci sia stato un meccanismo, ma questo penso che sia evidente a chiunque, abbastanza problematico, perché da un lato Andrea Sempio è stato archiviato nel 2017 con delle motivazioni che hanno suscitato parecchi dubbi, e non solo agli innocentisti, e dall'altro il maresciallo Marchetto ha subito, ahimè, anche solo a considerare il destino delle sue querele da un lato e delle sue condanne dall'altro, ha subito comunque una certa come si può dire, persecuzione, mi sembra un parolone, però diciamo che ha subito i sinistri della fortuna, chiamiamoli così, i rovesci della fortuna. Quindi per far capire che comunque sì, ha avuto delle disavventure non da poco. Poi. Però alla fine Francesco ne esce pulito da questa vicenda, no? Alla fine comunque, dopo tante peripezie, non viene condannato. No, sai cosa che c'è? Non è che ne esco pulito, non ne esco suicidato. Meno male. È vero. È vero. Poi dopo parleremo un attimo, Simone, di Fetico e compagnia bella. Ritorniamoci dopo. E vogliamo parlare un'altra sempre per gli ascoltatori, per vedere veramente realmente quello che succedeva, no? Quello che succede adesso, tutti i tabloid, giornalisti, circomediatiche e tutto il resto. C'è un'altra vicenda altre due vicende che la coinvolgono. Le prime. Diciamo, sì. Allora, vogliamo fare la palanca? Che succede alla palanca? Allora, la palanca, questo luogo era un luogo frequentato da queste signorine, dove c'era praticamente il famoso palo dove facevano i balletti e tutto il resto, però era quel famoso luogo che io ho già fatto chiudere negli anni che sono rimasto lì 2 volte, per cui quando il titolare mi vedeva gli venivano un po' i capelli un po' in piedi. E vi posso garantire che quando l'ho fatto chiudere, lo facevo chiudere non perché avevo la sfera di cristallo come la maga e potevo guardare cosa c'era all'interno. Andavo all'interno, verificavo e poi procedevo di conseguenza. In questa occasione c'è stato una persona che conoscevo, un pseudo amico, che mi dice: guarda, che aveva problemi in quel periodo, gli dico anche che cosa perché è la luce del sole, aveva dei problemi di separazione, e con me più che altro si confidava, aveva voglia di parlare, ma non aveva voglia di farsi vedere in giro. E io gli chiedi: ma scusa, ma tu dove vai di solito a bere il caffè? Mi fa: vado alla Palanca. Con tutto il rispetto, per me era un locale come tutti gli altri, soprattutto anche perché in quel periodo ero in convalescenza per malattie, per crisi depressive. Anche queste crisi depressive andiamo a ricostruirle poi, perché io dal 2007, quando è successo tutto, in poi c'è stata una vessazione che le ho prese per più di... Cosa succede? Sono andato praticamente in totale 3 o 4 volte nel giro, l'ho visto 3 o 4 volte siamo andati lì. Lì l'unica cosa, bevevamo il caffè e poi c'era una saletta proprio di fronte all'ingresso, in bella vista, non nascosti, dove c'era la possibilità di fumarsi la sigaretta, ovvero mi bevevo il caffè e mi fumavo la sigaretta. Ok, fino qua tutto va bene. Succede che una sera entra
una battaglia dei carabinieri con quello che era il mio vice all'epoca, fanno il controllo, mi vedono, mi salutano, scambiamo 2 parole, prendono, se ne vanno e non succede niente. Io la mattina dopo vado in caserma, vado a chiedere, perché comunque abitando di sopra, anche se ero in convalescenza, casa e chiesa, c'era poco da fare. Vado giù, gli chiedo se era emerso qualcosa dai controlli, era andato tutto bene, va bene. A distanza di qualche mese che rientro dalla convalescenza, mi vedo sul tavolo di questo maresciallo una relazione di servizio fatta pochi giorni prima del mio rientro, ma a differenza di tutte le relazioni che di solito vengono fatte, ovvero io oggi procedo a un controllo, vedo che c'è qualcosa di anomalo, faccio una relazione di servizio a futura memoria. Io non faccio una relazione oggi per 6 mesi fa, dove in questa relazione di servizio mi dice che all'interno del locale La Palanca si trovava anche Marchetto Francesco in compagnia di Giorgio. Punto. Giorgio, non Maria Antonella, Giorgio. Ok, va bene. Quello che mi meraviglio nello scritto è che mi indica questo posto locale abitualmente frequentato dalle prostitute. Bravo, abbiamo fatto la scoperta dell'acqua calda. Io quando le avevo fatti chiudere non è perché ci andavano le suore, le ho fatti chiudere per quel motivo. Ma allora però la mia domanda è, a me viene contestato il favoreggiamento ed ero in convalescenza e la firma di quel maresciallo era il comandante in sede vacante, ovvero il comandante era in sede, non c'era il comandante, c'era lui che faceva da sostituto. La mia domanda viene, a me viene contestato il favoreggiamento. Ok, scusa, e tu che fai una relazione 6 mesi dopo, dove dici che mi indichi che questo locale è frequentato da prostitute, su che base lo sai solo tu, l'hai scritto tu, lo sai solo tu, dimmi cosa hai fatto però in questi 6 mesi. In questi 6 mesi dimmi cosa hai fatto, dimmi i provvedimenti presi, dimmi i controlli fatti, dimmi come hai proceduto. O la relazione di servizio era solo per dimostrare la presenza del maresciallo quel giorno? Ma ci sono finalizzata con questo? Ci sono 2 problemi. La relazione è a orologeria e questo l'abbiamo appurato perché deve essere tempestiva, a meno che non ci sia stato, non so, un'interrogazione da parte dei PM dicendo cosa è successo quella determinata giornata, ma anche lì sarebbe intempestiva. E poi la seconda cosa importante, e però questo è da un punto di vista chiaramente professionale dei carabinieri, non tanto giudiziario, una persona che fa una relazione del genere così tanto tempo dopo, giustamente può portare a chiedersi cosa abbia fatto per i 6 mesi precedenti, perché se io vedo una persona a gennaio e faccio la relazione a luglio e dico soprattutto faccio delle affermazioni gravi sul locale, chiaramente il mio capitano, il mio maggiore mi dice scusami, ma tu hai detto questa cosa, e nei 6 mesi quante operazioni hai fatto? 0. Quante segnalazioni fatte? 0. Perché io mi ricordo che quando si va in un locale, le forze dell'ordine di solito fanno la relazione dicendo sono state viste queste persone note all'ufficio, tant'è che poi si manda tutto in prefettura, la prefettura può decidere se chiudere i locali, perché diventano ritrovo abituale di persone dedite alla delinquenza, se non mi ricordo male. Lo so perché mi è capitato di dover assistere. Ma invece qua è successo il contrario. Quando sono rientrato mi sono visto questa relazione e ho detto, ma che cavolo hai scritto? Ah sì, l'ho scritta perché me l'ha chiesta il capitano. Va bene, va bene, va bene. Scusate un attimo, Dolce Roberta Lipparini, piano piano, non... Stai calma. Scusate, una cosa in chat che leggevo.
Francesco alla fine, e quindi un'altra condanna, diciamo così, favoreggiamento. No, ma lì è bello. Scusi Francesco, fatemi finire, favoreggiamento Sì. della prostituzione e peculato, Sì. come dicevamo la volta scorsa, insieme ai fratelli Bonina, gestori del night club, insomma, alla palanca. Ok. Alla fine, anche in questa Sì, ma qua storia, è bellissimo. anche in questa storia Francesco non si è suicidato alla fine. No, ma qua è ancora più bello perché c'è la persona che io accompagnavo, perché c'è stato una persona che con noi non era mai venuto, perché andavamo solo io e lui. Questa persona è andato a dichiarare, sempre a Vigevano, che lui si accompagnava con noi e veniva a bere con noi all'interno della palanca. E qua era un palese falso. C'è stata allora la persona che io accompagnavo alla palanca e mi fa: no, guarda, questo sta raccontando stupidate. Vado io in caserma, visto che sono testa oculare, eravamo assieme, sono testa oculare, sempre il famoso maresciallo di prima gli fa: ah no, ma noi non abbiamo bisogno della tua testimonianza, se ne avremo bisogno ti chiameremo noi. Ma come, sei un testa oculare? Ovvero, le indagini vanno fatte per dimostrare la colpevolezza o l'innocenza. Non si punta il dito, si creano le prove. Così è sbagliato. Mi sembra un po' di vedere Stasi così. Scusatemi. Poi non lo posso fare sentire come registrazione, ma in tutta questa vicenda c'è sempre qualcosa di particolare. Una persona è andato e si vanta di questo, è andato a riferire a una sua conoscente che lui ha dovuto fare questa denuncia nei miei confronti perché è d'accordo con il maresciallo e il capitano che l'avrebbero dovuto coprire dai media, però in compenso, dopo la condanna e i soldi che hanno preso loro, questi glieli avrebbero dovuti girare a lui. Altrimenti lui li avrebbe fatti trasferire. Mi perdoni. Un attimo. Io in merito a questo, io ho fatto, normale, viene a conoscenza di un fatto del genere, cosa fai? Fai la querela. Archiviato. Indovinate che fine ha fatto? Archiviato. E qua un attimo, la registrazione vocale non era la mia voce che raccontavo, era la voce di questa persona che raccontava, persona esistente con nome e cognome, archiviata. Però le posso dire due cose. Professionalmente, ma penso anche lei, io diffido come lei anche immagina dalle persone che raccontano queste cose anche per farsi belli, perché secondo me quella registrazione, secondo me c'è anche molto millantato credito. È vero, però ci sono dei particolari che sapeva. Esatto, dall'altra parte, secondo me, sentire una registrazione del genere avrebbe dovuto far saltare sulla sedia i PM. Quindi, da questo punto di vista, è una cosa anche abbastanza importante. Quello che dice è perfettamente vero ed è quello che penso, ovvero questa persona ha fatto un po' la rana dalla bocca grande, come si suol dire, come si dice ai bambini, ha voluto gracchiare un po' più in alto per farsi sentire meglio, ma in tutto quello che ha detto, in tutto quello che si è sentito, magari una parte di verità c'è, che poi sia stata amplificata, d'accordissimo, ma perché non accertare quella parte di verità? A chi fa paura? Io se fossi stato il PM, fortunatamente mi viene da dire non lo sono, avrei aperto un fascicolo, anche facciamo un modello 44 contro ignoti, ma quantomeno avrei avuto direttamente la persona sotto mano per sentirla. Poi questo si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere, anche se era un testimone, e da lì poi sarei potuto partire con le indagini. Ma
Era, secondo me, io come PM sarei saltato sulla sedia. Tra l'altro, prima un'errata corrige, mi hanno segnalato che non è il prefetto, è il questore che ha è vero, il questore che ha a disposizione l'articolo 100. sì, in quel caso. Nel senso, Però, io con la registrazione lì è abbastanza inquietante, però, come già le abbia modo di dire. E non è detto che si possa aprire in futuro anche un fascicolo, magari, alle volte. magari un futuro può darsi. Adesso parliamo del peculato. No, Aspetti, sì, per il parliamo del fraudolento è peculato. stato condannato? È stato condannato? Sì. Ok. Sì, È A stato un condannato. a 1 anno e 4 mesi, giusto Sì. Francesco? Sì, mi pare di sì, una pena abbastanza lieve in rapporto al reato che gli era stato ascritto. Comunque. Ma Poi dall'altra parte, quindi abbiamo visto la palanca e da ultimo il famoso peculato. il famoso peculato, che qua, ovvero io compro questo GPS, libera vendita, ci inserisco la mia scheda dati, lo uso sulla macchina delle mie figlie perché purtroppo quando ci si scotta con l'acqua calda, poi anche l'acqua fredda fa paura. Non è un gioco di parole. No. Avendo perso un figlio nel 2001 per incidente stradale, io quando telefonavo alle mie figlie in orario notturno e queste non mi rispondevano, avevo delle palpitazioni al cuore. Ma penso che è una cosa che mi capiscono tutti i genitori che hanno delle ragazze in età che incominciano a uscire e che non dormono la notte. Purtroppo questa è la verità. Incontro questa persona che conosco, che avevo visto dopo tanto tempo, ci fermiamo a parlare del più del meno il discorso dove cade, sui figli. E lei mi dice, guarda, ho anch'io lo stesso problema. Allora cosa faccio? Dico, mi fa, ne posso comprare uno? Ho detto, guarda, se vuoi io l'ho comprato, ti do il mio così lo provi. Però mi faccio rilasciare una liberatoria, ma per un motivo, non per il GPS, ma perché all'interno del GPS c'era la mia scheda dati. Per cui mi fa uno scritto dove dice che il GPS è suo, sebbene all'interno ci sia la scheda dati di Marchetto Francesco. Ok. Questa persona, qualche giorno dopo, la rivedo e mi fa, ho fatto una cazzata. Ho detto, racconta. Il GPS che ti ho comprato non l'ho usato per mia figlia, ma l'ho usato per vedere, per monitorare mio marito perché penso che abbia un'amica. E allora mi fa, questo mio marito mentre si trovava insieme a un suo conoscente durante una frenata, durante una battuta di caccia, il GPS salta fuori dal sedile. E dico, vabbè, però c'è la dichiarazione che il GPS è tuo. Ho detto, no, ti devo dire che mio marito si trovava insieme al capitano di Vigevano. Cioè, sembrava fatto apposta, mi verrebbe da dire. Sembrava quasi servito su un piatto d'argento la cosa, Vabbè, a parte che c'è la denuncia di questa persona che dice che ritrova il GPS e tutto il resto in quel di Vigevano. Fanno il sequestro del GPS, va benissimo, non c'è una notazione di servizio da parte dell'ufficiale che attesta di essere insieme a questa persona mentre il GPS salta fuori dalla macchina. Perché? Well, noi abbiamo anche un obbligo, sia quando siamo in servizio, sia quando non siamo in servizio, che quando veniamo a conoscenza di un fatto reato devi scrivere. Perché non c'è una notazione dove dice che il giorno 8 alle ore 8 mi trovavo a bordo dell'autovettura di proprietà di, durante una brusca frenata vedevo piombarmi fra i piedi una cosa che dagli accertamenti fatti risulta all'interno una scheda intestata a... Niente, tutto di segreto, tutto di gran segreto. Tant'è che, vabbè, è successo questo, ho detto, ma sì, tanto non ti preoccupare, è tuo marito, dipende da lui cosa vuole fare. Per me, invece, questa qua equivaleva per me a una ricevuta fiscale. Perché
ti ho venduto l'accendino, me l'hai pagato, mi scrivi che me l'hai pagato, dov'è il problema? No, no, perché gli si è presentato quello che non è riuscito a fare dal 2007 in poi, gli si è presentato su un piatto d'argento. Allora cosa fa? Informativa alla procura, la procura mette, non so quanti telefoni, però si potrebbe controllare, però secondo me neanche per le indagini di mafia mettono sotto così tanti telefoni. Il PM in via d'urgenza autorizza le intercettazioni non so di quanti telefoni. Il bello è che quando, finiti i 15 giorni, senza che questo mi chiami per chiedermi giustificazioni di come mai la mia scheda dati era all'interno di quel GPS, vengo a conoscenza che dopo 15 giorni il GIP, dove il PM chiede il rinnovo, il GIP gli risponde no, nessun rinnovo, perché il titolo di reato per cui si sta procedendo non è prevista l'intercettazione, addirittura sospendete l'intercettazione perché l'intercettazione per quel titolo di reato è illegale. Francesco, Non lo dico io. Sì. Francesco, chi era Silvia Sempio? Era la moglie di Adami. Parente di Andrea? Dovrebbe essere la zia. Sì, la sorella del padre. Sorella del padre. Ma bravissimo. Facciamo un passo indietro. Chi era il GIP che ha bloccato le intercettazioni? Il dottor Vitielli. Cioè, a me ha dato sempre l'idea di essere una persona molto centrata da questo punto molto di equilibrata, molto equilibrata. Caspita, cioè si è accorto subito che c'era qualcosa che non andava. Poi lui è una penna veramente leggera, ma tira delle stilettate. Il fatto che l'abbia detto... Ma soprattutto quando il PM dell'epoca, dopo qualche giorno, rinnova la richiesta di intercettazione, questo gli mette nero su bianco di finire lì perché non va bene. Perché il reato che al limite mi si poteva contestare era tentata truffa. Perché non c'è il peculato, perché per esserci il peculato il bene deve essere un bene che deve essere servito comunque per lo Stato. Dov'è il peculato? Ti ho comprato il GPS. Allora mettiamo per assurdo, io da questo rivenditore, essendo un GPS di libera vendita, me lo faccio dare, non glielo pago, gli dico te lo pagherò. Non hai peculato. Al limite è tentata truffa, ma non è peculato. Al limite è proprietà indebita, ma non è peculato. Ecco, queste persone sono riuscite, come con la bacchetta magica, alla trasformazione del titolo di reato. E un attimo, tentata truffa non lo dice Marchetto Francesco. Tentata truffa è quello che gli scrive il GIP Vitielli a questo PM. Sì. Ed è lì da leggere, Sì, ma è un dato di fatto e a me dà molto da pensare, perché un attimo, però sono due reati diversi, ma non di poco, di tanto, perché la pubblica amministrazione è una cosa, il privato è un altro. Però anche qua le indagini alla Stasi maniera, vede, anche qua se noi andiamo a vedere la persona che me l'ha venduto, che era uno che comunque, non posso dire, però è una brava persona che è stata tratta in inganno da un mio collega che l'ha sentito, e lo sbaglio che ha fatto questa persona, perché era abituata a firmare verbali fatti da carabinieri, polizia e finanza, non ha letto il verbale e ha firmato in buona fede. Questa persona a distanza di 7-8 mesi, perché era un amico, questo qui quando mi ha telefonato, io gli ho detto, ma scusami, ma con che faccia mi chiami? Con che faccia mi chiami? Lui, sorpreso, mi disse, ma perché, cosa ti ho fatto?
Io non gli risposi neanche, gli dissi ti sto mandando i verbali. Quando gli ho mandato i verbali, che lui aveva sottoscritto senza però saperne il contenuto, perché il contenuto lui era convinto che i carabinieri avessero riportato quello che lui ha dichiarato e non quello che loro gli avevano scritto. Questo qui si è scusato con me. Ma il problema è che i verbali, soprattutto in presenza di della sottoscrizione del testimone in sede di SIT, chiaramente sono difficilmente contestabili. Cioè, ma no, qua è stato anche... No, ma qua è tutta una cosa... Perché, vede, se io avessi avuto un altro avvocato e non avesse scelto quel rito lì, il rito abbreviato, e saremmo andati a dibattimento. Col dibattimento, chiamando lì i testi in prima persona, questo sarebbe saltato fuori. Invece l'avvocato mi insegna che col rito abbreviato è uno stato dei fatti e degli atti. Fascicolo del PM. E non si deve sentire nessuno. A meno che il GUP, in quel caso, decida non autorizzi l'audizione. Simone, a proposito di questo, volevo chiederti, secondo te il rito abbreviato concesso a Stasi è stata una cosa buona o no, secondo te? Oddio, secondo me il professor Angelo Giarda, pace all'anima sua, era un grande avvocato e si è accorto della pochezza del quadro indiziario. È stata una scelta veramente da vecchia volpe, cioè lui è stato veramente bravo. Se no Simone, sarebbero rimasti 24 anni quelli effettivi, giusto? Sarebbero rimasti sì 24 anni. Comunque, in merito alla testimonianza che diceva il maresciallo, abbiamo il contributo nel caso. Riccardo ce l'ha. Sì. Ricca, aspetta un attimo, solo una cosa, Simone. Zucchina, una nostra ascoltatrice, dice: però Vitelli si è ripreso perché è lui che ha trovato la mancata verbalizzazione del malore di Sempio nel 2008 mentre era a SIT. Vitelli ha trovato i dati dell'ambulanza e ora sta indagando, giusto? Quello non lo so. So che è saltato fuori recentemente che nel 2008 Sempio, come poi la mamma qualche anno più tardi, ha avuto un malore. Non ne so i dati perché non so neanche se sia stato verbalizzato. Io non ho letto le SIT di Sempio del 2008, anche perché a SIT, come purtroppo insegna la esperienza del maresciallo, è molte volte il carabiniere che decide cosa verbalizzare, poi il testimone ha quel famoso ADR, domanda risponde. Cioè ci può essere il carabiniere che invece decide di formalizzare la domanda, poi sotto compare l'ADR, quindi uno sa che la domanda è quella immediatamente sopra, mentre molte volte la domanda è enclitica, cioè nascosta. Quindi e lui si parte il verbale, dice ADR, e uno non sa cosa è stato chiesto. Sì. Comunque gli ascoltatori più tardi prenderemo le domande, abbiate pazienza, però abbiamo da fare ancora diverse cose noi. Riccardo, fai partire la registrazione e poi Francesco ci spiega di cosa stiamo parlando, prego. Come ti dico sempre, reputavo amico lui, quindi lui abbiamo parlato, ha scritto questo e quell'altro, io ti dico la verità, non ho neanche letto, ho firmato tutto, ciao, capito? Come ti dico sempre, reputavo amico lui, quindi lui abbiamo parlato, ha scritto questo e quell'altro, io ti dico la verità, non ho neanche letto, ho firmato tutto, ciao, capito? Spiegazione di questa registrazione. Sono le scuse che mi ha fatto questa persona dopo che gli avevo mandato i verbali. Scuse accettate, Francesco, no? Scuse accettate, sì. Per forza. Era in buona fede. Era in buona fede perché io lo capisco. Quando lui mi dice io ho fatto le dichiarazioni, poi senza leggere le ho firmate, lo capisco, ma non perché è usuale questo comportamento quando uno fa delle dichiarazioni,
perché è usuale per la tipologia di lavoro che faceva in passato questa persona, era usuale fare verbale, sottoscriverlo e neanche prenderlo in considerazione. Via, va bene. Ok. E mi tolga la curiosità, ma quindi nel verbale che lui non ha letto ma ha sottoscritto si dava atto che quel GPS, quel dispositivo in realtà era un dispositivo destinato alla caserma dei carabinieri, Sì, sostanzialmente. sì. E quindi ha trasformato con un tocco alla Harry Potter quella Sì. cosa che era sua è diventata diciamo dei carabinieri. Ma una domanda, ma lei, stanti i rapporti di lunga data con questa persona, non aveva una fattura, uno scontrino, una ricevuta, qualsiasi altro? No, faccia conto che noi ci siamo trovati una sera a cena, e quando me l'ha portato giù, prima abbiamo cenato e poi mi ha fatto vedere l'uso, e l'uso era quello. Poi ci siamo spostati in un'altra sala perché lì c'erano altri commensali, per cui non era giusto far vedere anche agli altri quello che noi facciamo. Siamo andati in un'altra sala, l'ho pagato, arrivederci, grazie. Ok. Ma ripeto, era un GPS, non quello in uso alle forze di polizia, era un GPS di libera vendita. Dov'è il peculato? No, perché se allora io faccio l'avvocato del Ma c'è diavolo. anche un tecnico che attesta che quel GPS è di libera vendita. Una perizia. Il PM Eh, avrebbe dovuto disporre una perizia. L'ha fatta E il e tecnico gli ha detto che è di libera vendita. E sta perizia dov'è adesso, Francesco? Come? La perizia dov'è adesso? Ah, l'ho nelle migliaia di carte di là nella Allora, camera. Praticamente un giorno dovremo andare con la fotocopiatrice a casa del maresciallo a scannerizzare tutti i documenti. Ci andiamo prima a prendere un caffè dalla figlia e poi andiamo. No. Va bene. Va bene. Simone, vogliamo parlare del super Un attimo. testimone? No, Aspetta. una cosa interessante è che Allora, fate voi. prima che mi succedesse tutto il bordello, perché vi posso garantire che dopo averglielo servito su un piatto d'argento è successo il finimondo, ma prima che succedesse questo, qualcuno mi prese dal lato e mi dice: guarda, fai una bella cosa, tanto puoi andare in pensione, vai in pensione, però vai ad abitare via da Garlasco. Io lì, credendo ancora in una certa tipologia di giustizia, ho detto: ma dove devo andare? Ma io ho imparato anche a fare il muratore, la casa dove abito l'ho costruita io, ma dove devo andare? L'ho fatta con l'aiuto di mio suocero, di mio padre, di mio cognato, ma dove devo andare? Da lì in poi è successo il finimondo. Però col senno del poi io lo capisco perché lui voleva che io me ne andassi da Garlasco, perché fino a quel periodo la situazione Garlasco era di un bellissimo paese dove i carabinieri avevano il polso della situazione, perché adesso non prendiamo il caso dell'omicidio, perché quello esula, quello va oltre, ma la normale criminalità era tutta sotto controllo. Quando uscivano i carabinieri erano rispettati, ma erano rispettati perché sapevano fare bene il loro lavoro. E questo col passare degli anni fino ad oggi, soprattutto in vista di quello che è uscito, di quello che potrebbe anche uscire, mi sembra che aveva ragione. Perché se io me ne andavo, magari in questo periodo tante cose non uscivano. Aveva ragione, dovevo andarmene. È brutto da dire, ma molte volte io faccio riferimento a quello che mi diceva, mi aveva detto ai miei tempi mio prozio che fu carabiniere, mi disse che certe volte, cioè, non sei tu che metti la divisa, è la divisa che mette te.
da questo Bravo. punto di vista. Quindi tu, anche se vuoi, puoi andare perché ti hanno dato, poi lui abbia una vicenda molto particolare, ma se tu non hai voglia anche di andare, ma poi dici no, caspita, io devo rimanere qua per tutta una serie di ragioni, ci rimani. Cioè, anche perché andare da un'altra parte sarebbe peggio dal punto di vista morale quasi. Vedete cosa che c'è? Io considero tutta questa vicenda la guerra del male contro il bene. Proprio la guerra del male contro il bene. E purtroppo devo dire che in tutta questa vicenda il male per tutti questi anni è riuscito a sopraffare il bene. Vedete, per chi ha fatto il militare, questa è la mostrina di quando i militari così vanno a combattere, perché in caso di morte viene strappata perché ci si ricorda della persona che è. Ecco, io ho deciso di togliermela a fine di tutta questa storia. Sa cosa mi sembra questo nuovo procuratore? L'Arcangelo Gabriele, glielo giuro, la presente l'Arcangelo Gabriele l'affitto Con la spada. con la spada, Questo mi rappresenta il bene. Dopo tanto tempo è arrivato il bene. Ma io, senza arrivare a questi livelli, però io anche con Pasquale, poi ne avevamo parlato anche privato, secondo me il procuratore Napoleone poteva decidere di andare serenamente in pensione con una carica da procuratore generale in Cassazione. Lui la qualifica potrebbe averla, senza serenamente, no? Ma evidentemente, essendo stato al CSM, avendo tastato il malaffare in determinate zone d'Italia, quando qualcuno molto in alto gli ha chiesto il favore di andare a Pavia per risolvere determinate situazioni, e a questa conclusione ci è arrivato anche Corona, quindi possiamo dirla serenamente, quindi è sdoganata a tutti gli effetti. Evidentemente lui ha risposto sì, vado a chiudere col botto. Io spero che alla fine risolva, perché secondo me se arrivasse, a differenza di quanto dice tanta gente che probabilmente non conosce bene il mondo giustizia, se lui riuscisse ad arrivare a delle inchieste con delle condanne e a dare delle spiegazioni, a fornire delle spiegazioni con le sue azioni giudiziarie, secondo me la giustizia ne avrebbe un enorme impatto positivo. Come a dire, alla fine arriviamo, cioè ci vuole tanto, ma alla fine ci arriviamo. Quindi il caso di Garlasco, al netto del fatto che possa anche essere usato per distrarre determinate la popolazione, essendo stato un caso mediatico, distrarre la popolazione per esempio da Clean 1 e Clean 2, secondo me può essere utile proprio per questo, per dire risolviamo tutto, ci arriviamo e quindi sono arrivati anche alle perquisizioni, sono arrivati al dragaggio del canale. La procura, io l'ho visto anche per esempio, adesso proprio per dire una finezza, ma secondo me è un po' particolare, loro non si sono dimenticati nell'invito a comparire a Sempio dell'ultimo pezzo, l'avvertenza. Secondo me è stata una mossa molto particolare in cui hanno detto va bene, togliamo quel pezzo, vediamo cosa ci rispondono. Non si sono presentati e figli tutto bene. È quello che hanno scritto dopo con l'avvocato Taccia, la mia collega, che fa un post su Instagram. Io sono rimasto basito, ma io ho parlato con colleghi penalisti che mi hanno detto ma sai quante volte capita che si dimentichino l'avvertenza? Se il tuo cliente dice ok va bene andiamo, non stiamo a casa, piuttosto di mi avvalgo la facoltà di non rispondere, sono un indagato, ci mancherebbe. Poverina, però Simone è giovane, dai, lasciamoci. Non è stata un'ottima mossa comunque. No, per far capire alla procura come si sta muovendo. Io sono convinto e rimango convinto, come ti dicevo, Pasquale, da più di 2 mesi. Parliamo da 2 mesi, sì. Abbia un quadro indiziario enorme che stia andando coi piedi di piombo
adesso qua è una mia asserzione, quindi una mia, diciamo, affermazione con tutto quello che ne consegue, che secondo me hanno rallentato con Garlasco, tanto pensano che più o meno i colpevoli non scappino, comunque sospettati, gli indagati, tutti gli elementi di loro interesse, perché dall'altra parte non possono arrivare così velocemente con altre inchieste come vorrebbero, quindi devono sempre tenere a livello mediatico, che ahimè è un dato oggettivo, devono tenersi coperti da un lato per evitare di essere scoperti sull'altro fianco, perché per me il fatto che per esempio il maggiore Pappalardo, che era una figura apicale nei carabinieri, sia ai domiciliari da cos'è, siamo a 6 mesi, è un po' pesante. Cosa? Sì, più o meno sì, È una non 6 situazione mesi, però è una situazione molto pesante, perché un alto ufficiale di carabinieri ai domiciliari per 6 mesi, cioè, caspita. Io penso che solo per rispetto della divisa e del grado non l'abbiano messo in carcere, perché le esigenze cautelari in un caso del genere, soprattutto visto il ruolo apicale che ha ricoperto, avrebbero giustificato una misura più dura, anche il carcere in questo caso. Anzi, io mi voglio pure, Simone, io mi voglio anche sbilanciare. Secondo me la procura sa pure chi è ignoto 2, secondo me. Ma aspettiamo, vediamo. Io aspetto, ho fiducia, anche perché, ribadisco, come ha anticipato il maresciallo all'inizio di questa puntata, bisogna che le indagini siano fatte appieno per fugare tutti i dubbi, perché, ricordiamo, non è solo la ricerca di un colpevole, il PM deve anche cercare tutti gli elementi, anche quelli che sono a discarico dell'indagato. Chiaramente, infatti, il PM è un organo di giustizia, non è come negli Stati Uniti che decide di fare quello che vuole lui, tanto è legittimato dal popolo. Quindi è una cosa diversa. Simone, diceva Mari un attimo, l'avvocato di Scoppetta è Tizzoni, giusto? Sì, mi pare di sì. Sono 2 avvocati, uno è Tizzoni sicuramente. Ok. Tizzoni come il prezzemolo, sta un po' da tutte le parti. Vabbè. Simone, vogliamo parlare, come dicevo prima, del super testimone? Che dici? Allora, io faccio seguite la scaletta voi, perché io non ho seguito quello che vi siete detti, quindi fate no, voi. io del super testimone so soltanto quello che ha detto Alessandro De Giuseppe alle Iene, ossia che è stata una persona arrivata tramite altre 2 persone, cioè diciamo che è stato un gioco di rimbalzo, perché chiaramente lui, essendo un giornalista sul campo, deve, come si dice in Lombardia, usmare, cioè annusare l'ambiente e poi fidarsi dei suoi contatti e arrivare alla persona di interesse. Questa persona ha rilasciato una testimonianza de relato su qualcosa che gli era stato detto da un'altra persona, però ci sono i riscontri, che sono la cosa più importante da questo punto di vista. Perché io posso anche dire, ho visto un UFO che volava, mi prendono tutti in giro, poi indico che c'è un UFO veramente nel box in casa mia, allora diciamo che la gente non ride già più. In questo caso, in un canale dragato a Tromello, che poi è stato dragato a Tromello, prospiciente una casa di proprietà della famiglia K, sarebbe stato trovato, ecco, usiamo il condizionale, questo borsone contenente una serie di oggetti. In quei giorni sono state effettuate anche delle perquisizioni. Noi chiaramente sappiamo solo quello che viene fatto filtrare dalla Procura della Repubblica, perché chiaramente il segreto istruttorio è dopo, e allo stato attuale il super testimone sarebbe credibile proprio per quanto ha confermato, atteso il fatto che la persona che gli ha riferito queste cose purtroppo è deceduta e quindi non può confermare quello che ha detto e quello che ha visto soprattutto. Però da questo punto di vista, come dicevo anche poc'anzi, io sono convinto che la Procura abbia anche altri elementi che piano piano li stia centellinando per tutta la cosa. Sì. Simone, Tizzoni, un ascoltatore dice: può Tizzoni difendere il carabiniere che è accusato di aver fatto uscire documenti tra cui a lui? Com'è possibile? Tecnicamente sì, non ha un conflitto di interessi specifico, dove in un futuro emerga che questo carabiniere
ha compiuto o potrebbe aver compiuto o indagato per dei reati compiuti ai danni, per esempio, faccio un esempio chiaramente paradossale, ai danni della famiglia Poggi, lì avrebbe un conflitto di interessi, ma a tutt'oggi, come già dicevo altre puntate, non essendo Tizzoni indagato né tantomeno imputato, lui può continuare a esercitare la professione forense e quindi difendere anche il carabiniere Scoppetta senza problemi da questo punto di vista. Certo. Sonia prefigura uno scenario che penso anche io sia quello giusto. Sonia, lei dice entro l'estate pigiamino a righe a tutti, c'è caldo e quindi tutti al fresco. Francesco, io sono contento, felice, perché lei stasera si sta togliendo tante soddisfazioni, più della volta scorsa, ed è giusto che comunque lei abbia potuto dire quello che insomma in tanti anni non ha detto, e che nessuno sa in retroscena di tutto quello che le è successo. Mi deve parlare del super testimone, se mi vuole dire la bomba di cui mi ha parlato la può dire, prego. Ma il super testimone io ritengo una cosa e concordo in pieno con l'avvocato. Il super testimone racconta di questa, che ha raccolto questa testimonianza da una persona che, povera lei, ma come succede a tutti, è morta. Cos'è la cosa importante di questo super testimone? Che va a collocare delle cose che poi sembrerebbe che comunque o tutte in parte sono state recuperate. Per cui perché non prendere per veritiero quello che ha detto? Ha detto Borsone Fosso, i riscontri hanno portato Fosso, adesso non so se hanno trovato il borsone, ma comunque sembrerebbe che i media dicono che comunque degli oggetti siano stati ritrovati. Questo è un riscontro sicuramente a favore del super testimone. Quello. Poi non entro nel merito col mio amico avvocato e su quello che il super testimone ha detto, perché poi dicono che ce l'ho con lui, ma non è affatto vero. Io riporto solo cose che sento dire dagli altri. Simone, il fatto che sia stato addragato questo canale, no? Lungo 1100 metri, però loro si sono soffermati su 300 metri, hanno preso quello che dovevano prendere. Secondo te è stata una pesca miracolosa? E ecco perché si sono fermati, secondo te? Allora, secondo me hanno voluto fare un'azione in favore di telecamere, perché si sono resi conto che le telecamere sono degli ottimi alleati da un lato, ma ciò, e questo penso che sia stato anche confermato dalla storia di altri casi, possono aver dato seguito ad altre attività di raccolta di reperti in altre zone, visto che le telecamere erano tutte concentrate dove loro avevano dato un suggerimento. Io, se fossi stato uno degli inquirenti, avrei agito esattamente così. Magari hanno dragato altri canali, hanno fatto tutta una serie di ulteriori attività perché non vogliono lasciare nulla di intentato, però hanno dato in pasto ai media il dragaggio del canale, probabilmente perché sapevano che sarebbe stato trovato qualcosa. Tra l'altro De Giuseppe nella puntata delle Iene ha detto una cosa estremamente importante: siccome lui col super testimone è arrivato a dicembre, a ridosso di Natale, lui era tentato di saltare dentro il fosso e recuperare il borsone, perché comunque sapeva che era basso. I reperti, poi noi abbiamo saputo che sarebbe un borsone. Però lui si è prefigurato, questo per far ragionare, cioè per far capire che è una mente fine di Giuseppe da questo punto di vista, perché lui ha detto: nel momento stesso in cui lo porto fuori, io la catena, diciamo, di conservazione del reperto la mando a farsi benedire, perché non sono un pubblico ufficiale, non l'ho scoperto per caso perché era sulla strada, sono andato proprio dentro a recuperarlo. E lì allora ha fatto un passo indietro, confidando sulla Procura della Repubblica, è andato in procura a riferire. Secondo me
è stato ben consigliato da questo punto di vista, è andato in Procura della Repubblica, ha consegnato la testimonianza e la Procura della Repubblica ha messo qualche tempo, stante un segreto veramente ferreo, ci ha messo qualche tempo, ha fatto gli accertamenti del caso, indubbiamente ha audito il testimone e poi ha proceduto al recupero. Tra l'altro, ecco, giusto per riagganciarci a uno dei temi che ritornano sempre nel caso di Garlasco, la testimonianza di Muschitta De Montis. Se io fossi un inquirente, la prima cosa da fare sarebbe stata andare alla cernita di tutti i testi che mi parevano dubbi o comunque bisognosi di un nuovo ascolto. Ebbene, Muschitta De Montis sarebbe stato il primo da sentire. Adesso noi non sappiamo se sia stato ascoltato o meno, perché sul punto ci sarebbe da dire parecchio, perché comunque se io fossi nei panni di Muschitta De Montis avrei detto guardate che è tutto nei verbali, auguri. Ma dall'altra parte la Procura della Repubblica di Pavia ha già dato dimostrazione più volte di saper fare le cose a dovere, quindi di farle e non far trapelare alcunché. Quindi secondo me, per quello che dicevo all'inizio, che il quadro indiziario che è stato raccolto tra testimoni, reperti, analisi è molto più vasto di quello che noi conosciamo. E non è un mistero, bastava ragionarci già dall'11 marzo e da sapere che questi erano anni che andavano avanti nell'oscurità per capire. Poi Maresciallo mi potrà dare anche il suo parere professionale, quindi immagino che su questo la pensi come me. Mi tolga. Sa la differenza tra questa procura e la procura iniziale, portando l'esempio Muschitta, che se il super testimone fosse andato all'epoca a raccontare una cosa di questo genere, l'avrebbero sentito e non avrebbero fatto gli scontri. Mentre, come sicuramente se il Muschitta fosse stato al posto del super testimone con questa nuova procura, secondo me in tempo zero gli avrebbero fatto le pulci a tutti. E questa è la differenza. Perché sulle basi delle dichiarazioni del Muschitta si era nelle condizioni allora di poter fare le pulci a tutti. Non dimentichiamoci che nel verbale del Muschitta fissa due cose importanti che Muschitta non poteva sapere. Ne poteva sapere solo una, poteva sapere solo della ragazza in bicicletta, vuoi perché magari l'abbia vista il giorno prima, vuoi perché l'abbia vista 2 settimane prima, vuoi perché l'abbia vista per televisione, poteva fissare quello, eventualmente inventarsi quello. Ma secondo me non si è inventato la ragazza in bicicletta, come non si è inventato la presenza, quando ha girato in via Pascoli, del SUV posteggiato nero. Quello lui non se lo poteva inventare, perché quel SUV lì era stato descritto solo in un unico verbale, quello del commerciante. Quello è un particolare che non poteva sapere. Confermo. Ma a me ha dato molto da pensare l'intercettazione ascoltata, quasi tutto, che è stata mandata in onda e poi è stata anche trascritta, in cui il padre, l'avevamo detto anche l'ultima volta di Pasquale, il padre rincuora il figlio. Ma questo non solo in quel breve spezzone di intercettazione, se ascoltate tutta la telefonata è un solo rincuorare il figlio, ma quella sarebbe stata per un qualsiasi altro inquirente la ciliegina sulla torta. Il test era affidabile, anzi penso che se lui vuole tornare a parlare, il test è affidabile, perché infatti è evidente che ci sia un'azione esterna di un soggetto di un certo tipo che poteva avere accesso ai locali della procura o della caserma dei carabinieri e poter prendere da parte il test, fargli delle minacce o fargli delle blandizie, cioè come dire tu scrivi questo, il giorno dopo ti arriva X, e poi lui ha dichiarato quello che ha dichiarato. E a me la cosa che dà più da pensare è che i carabinieri non è che
perdoni, i carabinieri, i verbalizzanti, non è che l'hanno fermato e gli hanno detto: ma che caspita stai dicendo? No, tutto a posto. Tutto a posto. Cioè, io se avessi sottoscritto un verbale del genere e fossi andato dal maresciallo un'ora dopo, il maresciallo mi avrebbe chiamato l'ambulanza, mi avrebbe portato in ospedale. Ma è una cosa per cui io rimango sinceramente perplesso, cioè attonito. Infatti quel verbale lì è qualcosa di unico, l'ennesima coincidenza in questo caso. Vi faccio una domanda a testa. Simone, prima tu credi che la roba trovata nel canale, qualunque essa sia, si è parlato di 3-4 cose, no? Tu pensi che questa roba qua debba essere visionata dai signori Poggi per vedere se è stata presa dalla loro villetta, secondo te? Loro sono la parte. Allora, atteso il fatto che siamo ancora nella fase delle indagini per tutta una serie di ragioni, ma loro potrebbero essere chiamati e potrebbero fargli visionare delle foto, dubito i reperti originali, delle fotografie normalmente, delle fotografie, però anche lì loro potrebbero rilasciare una SIT. Teniamo presente però che c'è tutto un quadro non secondario che coinvolge anche le loro dichiarazioni, perché loro, nonostante debbano essere sentiti in quanto possono gli unici a poter confermare la famosa questione dei teli o del martello, non ci sono altri soggetti che potrebbero confermarlo da questo punto di vista, però hanno rilasciato delle dichiarazioni, anche le ultime, in cui spergiurano sull'innocenza, la non colpevolezza di Andrea Sempi. Certo. Quindi io, se mi dovessi mettere nei panni della procura, comunque un paio di domande me le farei. Sì. Sì, Francesco, il super testimone a suo tempo, no? È vero che fu fermato, lui voleva andare a testimoniare, fu fermato da Tizzoni, è vero? Ma questo è quello che ho ascoltato anch'io nella trasmissione di Alessandro De Giuseppe. Questo poi sono domande, sono quesiti, non lo so, io mi collego alle mie vicissitudini. Possibile che io che chiedevo di puntare a allargare le indagini a 360 gradi oltre a Sempi, oltre a Stasi, quando si va fuori dalla figura di Stasi, Tizzoni si forma riccio e non fa passare nessuno oltre? E questa è la domanda che io mi pongo. Fatto quello che ha fatto con me anche con il super testimone? Certo. Perché la domanda viene spontanea, perché altrimenti avrebbe dovuto fare con me e farlo anche col brigadiere in corte d'appello. Però il brigadiere puntava su Stasi, il super testimone non puntava su Stasi. Beh, maresciallo, a me viene da fare un retropensiero. Lei e Muschitta Muschitta chiaramente nelle opportune Sì. sedi eravate i bersagli grossi. Una volta colpiti sarebbe stato dato un segnale molto preciso ad eventuali altri testimoni e ostacoli alla condanna di Stasi. Beh, questo sicuramente, non tanto Muschitta, perché è sul territorio vigevanese, ma com'è sul territorio di Garlasco, sul territorio garlaschese, molta gente è rimasta ferma. Però mi sia consentito chiosare. Allora, se il super testimone è risultato credibile, a quanto ne sappiamo, per il ritrovamento del reperto di interesse della Procura della Repubblica, secondo me quanto ha riferito sull'avvocato Tizzoni è particolarmente grave, perché sinceramente ritengo che laddove un avvocato, io mi rifaccio quanto è contenuto nel garbuglio di Garlasco e a una vicenda che viene fatta riferire all'avvocato Giarda, al compianto Angelo Giarda, in merito al famoso benzinaio di Piazzale Lotto, nelle vicinanze dello stadio San Siro, dove adesso c'è un McDonald's. C'era un benzinaio. Durante una rapina, il benzinaio viene ucciso
viene, in base non si sa bene a quali indagini, accusato e messo anche in carcere una persona che non corrispondeva assolutamente all'identikit, ma non aveva un alibi, e soprattutto era una persona che aveva già compiuto qualche reato specifico. Ora, l'avvocato, allora, c'era un famoso avvocato che si chiamava Gian Domenico Pisapia, papà di Giuliano. Gian Domenico era stato anche uno che ha scritto la storia giudiziaria e giuridica di questo paese. Ebbene, lui, ricevuta la confessione da parte del vero autore, che era un compagno un sodale di Gianni Nardi, anche qui andiamo in un'altra era geologica, ebbene, lui prima manda un telegramma al presidente del tribunale, poi si presenta in dibattimento dicendo: signori, io ho avuto informazioni precise, ma non le posso dire per via del segreto professionale, da parte del vero autore, che è un mio cliente. Quindi la persona che voi avete qui come imputato non è assolutamente il colpevole. Ebbene, in virtù della grande credibilità e della coerenza morale, dell'integrità morale dell'avvocato Pisapia, la persona fu scagionata, l'indagato, perché all'epoca forse non era neanche stato rinviato a giudizio, fu scagionato. A me viene da pensare che laddove ci sia qualcuno che mi viene a riferire delle circostanze credibili in merito anche a una tesi che va contro il mio interesse, io comunque devo essere mosso da un qualcosa di superiore che mi porta a riferirle a chi di dovere, perché nel momento stesso in cui io come avvocato andassi, e uso sempre il condizionale, a compiere un atto del genere, come quello addebitato al collega Tizzoni, andrei sostanzialmente a recare un nocumento, cioè un danno irreparabile all'avvocatura tutta, perché a quel punto è grave secondo me per quello, oltre che per la giustizia, anche per la professionalità degli avvocati. Però, avvocato, senza arrivare al super testimone, allora basterebbe già il fatto che quando ha fatto la sovrapposizione dei due verbali non disse nulla, già, secondo me già questo allora è grave, perché lui, non dimentichiamoci, era l'unico che poteva alzare il dito in corte d'appello e dire: signori, io ho qua due verbali, qual è il vero, qual è il falso? Sono falsi tutti e due o sono veri tutti e due? Allora, io su quel punto ci ho riflettuto anche prima mentre me lo diceva. Secondo me, atteso che non se ne sia accorto in tempo reale, secondo me potrebbe essersene accorto successivamente, magari indirizzato da una persona che non conosciamo, e poi, visto che si arrivava alla Cassazione, lui abbia pensato bene di tirare fuori quel jolly. Sono delle strategie, però anche lì, quello, pur dicendole io che non sia arrivato, purtroppo devo ricordare che non sia arrivato da questo punto di vista a una condanna dell'avvocato Tizzoni, ma a una sua condanna, purtroppo, io ho sempre speranza che nel futuro il suo nome possa essere riabilitato, perché lì è evidente, magari con un'altra corte giudicante, evidente secondo me la discrasia, lo sfasamento. Un'altra corte giudicante avrebbe potuto dire: no, fermi tutti, qua c'è un problema, cioè qua si dà una falsa testimonianza dove invece ci sono delle problematiche che non attengono solo maresciallo Marchetto, ma tutta una situazione intorno diciamo in inglese si direbbe whereabouts, cioè ai dintorni del processo Stasi. È per quello che a me dà un po', cioè mi inquieta da questo punto di vista, perché è facile allora, leggendo dei verbali in una determinata maniera, andare contro una persona, invece leggerli nella loro interezza, oltre a richiedere molta più fatica, non è dato così per scontato. E a questo punto, come diceva l'ingegner Porta, in relazione alle indagini fatte un po' a senso unico nell'intervista di Giuseppe, la cosa mi inquieta un po' da questo punto di vista. È vero. Cioè, mi dà un po' fastidio, ma non poco. Bene.
Simone, io devo fare una domanda a Francesco che volevo già fargliela la volta scorsa e gliela faccio. Poi Simone, tu mi parli dell'ultima bomba, il fatto della manata, no? Parliamo un attimo pure di questa manata, del famoso 41-46, tutte queste cose, e poi rispondiamo alle centinaia di domande che chiedono a te, chiedono al maresciallo, va bene? Allora, maresciallo, volevo dirle, nel periodo in cui lei, diciamo, era maresciallo, quindi diciamo comandava un po' tutto il gruppo, e siccome si è parlato spesso delle sette sataniche, piste sataniche, in quel periodo lei ricorda se ha dovuto sedare delle messe nere, delle messe sataniche, qualche incendio di una chiesa, insomma, allora, No. all'epoca c'erano pure le famose bestie di Satana. Ecco, qualche metodo del genere, non è mai capitato niente, insomma, lei non ha Mai mai capitato saputo. niente, solo delle voci. Io mi ricordo che anni prima ero intervenuto così su un'indiscrezione in quel di Alagnalo Mellina, lì, e mi sembra che esista ancora tutt'oggi questo posto, c'era un capannone in disuso e delle persone che passavano di la sera avevano notato dei fuochi accesi. Io mi ricordo che con dei miei carabinieri siamo andati a vedere e l'unica cosa che avevamo notato in questo capannone che in effetti molto probabilmente qualcuno durante la notte aveva acceso dei fuochi, ma oltre a quel particolare anche da collegarsi, come dicevano, col santuario e tutto il resto, niente, solo voci, ma voci senza riscontri. Bene, grazie. Simone, a un certo punto esce questa impronta palmare di Andrea Sempio, che è come Tizzoni, è come Tizzoni, che compare un po' da tutte le parti. Tu già mi stai dicendo che non è l'impronta di Andrea Sempio. No. Io mi Prego, rifaccio parla tu. mi faccio la relazione dei RIS, la perizia dattiloscopica del 2007, perché ci furono numerose impronte che non furono assolutamente ascritte in quanto non utilizzabili. Mi ricorda tanto l'esperienza di De Stefano che, non potendo utilizzare il DNA ritrovato sulle unghie della povera Chiara, venne definito non utilizzabile da nessuno. Ma perché? Perché l'aveva comparato con quello di Stasi, non era quello di Stasi. Infatti mi viene sempre da pensare, leggendo la perizia, che l'uniche impronte digitali o palmari di donna furono quelle della vittima. Non vi era un'impronta digitale o palmare di Rita Preda, che in quella casa ci viveva. C'erano quelle di Marco Poggi, c'erano quelle di Giuseppe Poggi, c'erano anche le impronte, vabbè, a parte gli operanti, anche quelle del falegname che era arrivato 2 settimane prima. Ma Rita Preda, che in quella casa viveva, ufficialmente mi viene da dire, non sappiamo nella realtà, non esisteva. E quindi l'impronta palmare, che è la numero 33 di Sempio, che è stata trovata un'impronta palmare della mano destra sul corridoio, o meglio, sulla rampa di scale che conduce alla tavernetta, è sul muro di destra, ed è abbastanza in una posizione abbastanza strana. Ora, facendo l'avvocato del diavolo, mi viene da pensare che la questione delle famose creste papillari che ha sollevato il generale Garofano sia anche stata risolta dai periti della procura grazie alla scansione delle impronte digitali e palmari e del calco che avrebbero, perché uso sempre il condizionale perché non sappiamo tutto, che avrebbero effettuato i periti presso i carabinieri nel momento della seconda visita di Sempio a Milano, in via, adesso non mi ricordo più esattamente il luogo, però lui mi pare che fosse stato richiamato. Ufficialmente la motivazione era che il laser con cui si prendono le impronte digitali era guasto, comunque non era stato perfettamente operativo, e quindi lui avrebbe dovuto rilasciare in maniera più classica e tradizionale le impronte digitali, quelle palmari. Ebbene, grazie a quel tipo di analisi, su cui noi non sappiamo granché,
è stata ricostruita un'impronta più affidabile, mettiamolo in questi termini, delle mani di Andrea Sempio, e conseguentemente l'impronta palmare che è stata trovata in un certo luogo è stata definita confrontabile, e quindi si è arrivati all'identificazione con quella di Andrea Sempio. Ora, bisognerebbe cercare di comprendere, tra l'altro per 15 punti, quando per l'identificazione ne bastano 12, ma tra l'altro bisognerebbe comprendere, e qua chiaramente bisognerà attendere un passo in più da parte della Procura della Repubblica, com'è contestualizzabile questa impronta, perché io ne ho sentite di tutti i colori in questi 2 giorni. Quindi sostanzialmente qualcuno ha detto: ma lui si è potuto attaccare al muro perché con l'abbraccio sinistro stava tenendo un peso, ecco. E quindi chiaramente prefigurando il getto della povera Chiara lungo le scale, ma queste sono delle supposizioni, non sono delle perizie. Ci vorrebbe anche una perizia specifica per vedere se così si potrebbe fare. E poi dall'altra parte, cosa estremamente importante, non sappiamo, per tutta una serie di ragioni, se vi siano altre impronte che sono state attribuite a Sempio. Sappiamo solo, e qua mi riallaccio a quello che ho detto prima, la Procura della Repubblica ha mandato all'invito a comparire a Sempio per rendere interrogatorio. Questo invito mancava dell'ultima parte. Magicamente, perché sai, le coincidenze servono anche a questo, subito dopo la mancata presentazione, e ribadisco, del tutto inutile, perché lui avrebbe potuto benissimo dire: mi avvalgo della facoltà di non rispondere, la Procura della Repubblica ha sfoderato questa carta. Quindi io sono convinto che loro volessero semplicemente testare chiamiamola in senso lato, la buona fede di Sempio e della sua difesa, ma che chiaramente ha dimostrato di avere molte carte da giocare, anche perché, e questo io dico sempre, ahimè, i processi non si conducono solo nelle opportune sedi, cioè nelle aule giudiziarie, si conducono anche mediaticamente. Quindi sappiamo che, come già avvenuto per tanti altri casi, per lo stesso caso di Stasi, quindi che ha portato i processi che hanno portato poi alla condanna definitiva di Stasi, la Procura della Repubblica può giocarsi anche queste carte. Sono suggestive, certamente, perché poi sappiamo, per il codice di procedura penale stesso, che le prove si devono formare in dibattimento, perché chiaramente, come dicevamo prima, il PM la Procura il PM devono fare tutte le indagini del caso per stabilire la colpevolezza, poi in tribunale, perché si stabilisca la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato. Quindi noi sappiamo quello che ci ha detto la Procura, lo correliamo alla mancata presentazione di Sempio in Procura per rendere l'interrogatorio, e conseguentemente possiamo immaginare che dietro ci sia anche altro. Simone è dato Simone è dato sapere, Marco Bocci, che ha detto a Venezia. Allora, anche qui il verbale di SIT è sottoposto a segreto istruttorio, lui non si è potuto presentare chiaramente con il proprio legale di fiducia, che è l'avvocato Francesco Compagna, non ha chiaramente, essendo un semplice testimone, non ha la facoltà di non rispondere e neanche di mentire, perché in questo caso partirebbe direttamente un procedimento per falsa testimonianza o all'esito delle opportune verifiche. Lui avrebbe, usiamo sempre il condizionale, avrebbe riferito che comunque Andrea Sempio si recava anche nella tavernetta, giustificando l'impronta palmare ritrovata. Però ribadiamo che questo l'hanno notato in diversi, ho trovato diverse comparazioni, a questo punto mi sono un po' tranquillizzato sulla mia sanità mentale. Tanta gente ha riferito che sin dal 2016-2017, quando Sempio entrò sotto la lente di ingrandimento della Procura, i coniugi Poggi dissero che Sempio
si fermava al di fuori del cancelletto. Poi pian Sì. piano l'hanno inserito all'interno della casa, fino praticamente a dargli accesso a tutto l'immobile. Venendo a fare una battuta, manca solo il tetto. Perché la camera Sì, matrimoniale... Simone, scusami, ma anche Stasi è la stessa cosa, eh? Anche di Stasi dicevano la stessa cosa, che in 4 anni era entrato poche volte. Ma Stasi era anche il fidanzato della figlia, caspita. Eppure, e manco dice che entrava spesso, diciamo, in casa. Dicevano i genitori, ho letto da qualche parte, vabbè. Però mi viene sempre da pensare, l'impronta di Sempio l'hanno trovata lì, il DNA di Sempio l'hanno trovato sulle unghie della povera Chiara, non hanno trovato quello di Stasi che era fidanzato. Certo. Simone, personalmente ho una mia idea bella precisa. Centinaia e migliaia di ascoltatori hanno la stessa idea, però cambiamo sempre viviamo sempre nel mondo delle illusioni e diciamo ancora che quella cosa di esempio sta là e poi vedremo perché. Nel frattempo che trovo qualche domanda per il maresciallo, Simone, è vero che il frate si è rifiutato di fornire il DNA? Quello non l'ho saputo, nel senso, so che è frate, so che gli era stato chiesto di fornire il DNA per l'incidente probatorio, o meglio, gli è stato chiesto, è stato disposto, però teniamo presente una cosa, che laddove lui si rifiuti può esserne disposto l'accompagnamento coattivo o il prelievo coattivo da questo punto di vista, perché c'è un provvedimento da parte di un giudice terzo, che in questo caso è la GIP, anzi Garlaschelli, in funzione di giudice dell'incidente probatorio. Quindi a quel punto si può disporre l'accompagnamento / prelievo coattivo da questo punto di vista. Bene. Francesco, Silvi dice, ma è possibile che in 18 anni in questo paese nessuno poteva parlare? È così pericoloso sto paese affinché qualcuno parli? Come mai? No, non è che... Allora, dobbiamo fare il calcolo che, è vero, è un paese di 9.000 e qualche abitante, non tutti il 13 agosto erano a casa. Quelli che erano a casa, secondo me, alcuni hanno parlato. Non hanno parlato nelle sedi opportune, ma secondo me non hanno parlato nelle sedi opportune perché spaventati di tutto quello che stava accadendo per questa vicenda. Ma io sono convinto che, come è successo adesso, succederà anche più avanti, come ho sentito che ieri si è già presentato un'altra persona con l'avvocato in procura, così. Secondo me questa, non chiamiamola omertà, perché omertà è brutto, non lo fanno neanche più in Sicilia o in Calabria, però questa Riservatezza. Questa paura di parlare piano piano sta passando. Aspettate un attimo che cerco. Fanno delle illazioni sul super testimone. Chi dice che è qualcuno delle forze dell'ordine, chi dice che è chi dice che è un investigatore privato. Ecco, Francesco, se la bici nera trovata in via Toledo l'hanno trovata lo stesso giorno in cui Muschitta andò in caserma? Allora, non dimentichiamoci che Muschitta è andato un paio di mesi dopo a rendere dichiarazioni non in caserma ma in procura. Non dimentichiamoci che io una quindicina di giorni dopo sono stato esautorato dalle indagini. Io di questa bicicletta non ne so niente. Io posso dire che in quel frangente, in quel periodo, si sarebbe dovuto visionare più biciclette, quello sì. Poi perché non è stato fatto, come per la bicicletta, quella del papà Nicola, che io sono andato a vedere subito il 14 di agosto, sono andato sulla base del verbale delle dichiarazioni della Bermani, però sempre sulla base e con quel verbale reso dalla Bermani non c'era da andare solo a vedere
la bicicletta di Stasi Nicola. C'era comunque da andare a vedere già al momento, c'erano tutte quelle dichiarazioni dove queste persone indicavano di essere in possesso di una bicicletta nera, cosa che non è stato fatto. Come anche per la bicicletta di Stasi Nicola. 2 giorni dopo, come avevo detto l'altra volta, 2 giorni dopo è stato emesso un decreto di perquisizione contestuale e sequestro. Fanno la perquisizione a casa Stasi, sequestrano una bicicletta da uomo. Ma scusa, ma spostate la perquisizione visto che c'è la titolarità. Andate a fare la perquisizione anche visto che si ritiene che la bicicletta era quella. Perché non si è andati a fare la perquisizione anche al magazzino? E visto che c'era il decreto che lo permetteva, a questo punto, dopo essere andati a fare la perquisizione al magazzino, come si è sequestrato una bicicletta da uomo che sembrerebbe che nessuno ne aveva parlato, allora contestualizziamo la cosa, sequestriamo quella da uomo a casa della famiglia Stasi e sequestriamo quella da donna all'interno del capannone. Poi per finire, il 25 agosto la signora Bermani fa delle nuove dichiarazioni in ordine alla bicicletta che lei avrebbe visto il 13. E allora sulla base di questo verbale, che è molto più completo rispetto al prima, perché non andiamo, primo, a verificare ancora la bicicletta all'interno del capannone, secondo, andiamo a verificare sulla base di questo nuovo verbale tutte quelle persone che in atti hanno dichiarato di essere possessori di una bicicletta nera. Ce n'è una cosa da fare, A lei, aspetta Pasquale, lei comunque all'esito della perquisizione, o meglio della visione della non è bici, stato visionare la bicicletta. sì, ma tra l'altro, scusi, non perquisizione della visione della bici, tra l'altro attività a cui lei era stato delegato dal suo superiore, lei ha compilato anche una relazione di servizio, se non ricordo Sì, male. io ho compilato una relazione di servizio dicendo che andato sul posto e confrontando il verbale reso dalla Bermani con la bicicletta di proprietà di Nicola Stasi, non era quella descritta dalla Bermani. Punto. E a me viene sempre da pensare che quel verbale, cioè, sia la prova provata della sua buona fede, perché se lei l'avesse nascosto questo verbale, o meglio, avesse fatto delle dichiarazioni totalmente fuorvianti, invece lei ha detto la bici c'è, è fatta così, non corrisponde, gli altri si sono basati sul suo verbale, ma se lei non l'avesse, se lei tra l'altro fosse stato così screditato come hanno scritto, che sa già chi l'ha scritto da questo punto di vista, io se fossi un operante e avessi un collega di cui non mi fido, vado a fare la perquisizione e mi prendo anche quella bici. Invece evidentemente hanno detto, il maresciallo ha detto così, è così, punto, da questo punto di vista. Quindi lei era credibile. Ma poi la cosa importante, come avevo riferito subito al rientro in caserma, quello che avevo riferito al mio superiore, gli dissi, guardi, che per andare là Stasi Nicola ha dovuto disallarmare il sistema d'allarme perché era il periodo di ferie, per cui, ragion per cui, a parte la bicicletta, chiamiamo il tecnico degli allarmi. Sì. Il tecnico degli allarmi avrebbe potuto dire senza ombra di dubbio se il giorno 13 l'allarme del magazzino era stato o meno disattivato e a che ora. Ma sono attività che devono essere effettuate su delega del proprio superiore. Non è che li faceva lei per sport, è quello che bisogna anche perché l'Arma dei Carabinieri è stupenda, perché c'è una scala gerarchica che va rispettata. Non ci possiamo svegliare noi la mattina e dire ma quello ieri non me l'ha fatto fare, oggi mi sono rotto le e ci vado io a farle. No. Io quello che ho potuto fare col sistema d'allarme, dopo un mese che vedevo che nessuno veniva, ho fatto una richiesta dicendo signori, io sono andato là quel giorno, c'è l'allarme, vogliamo andarlo a vedere?
Francesco, lei è stato mai sentito dalla nuova procura? Sì. Ok. Sarà risentito? Non lo sa. Non penso. Ma su cosa è stato sentito? Si può dire? Non può dirlo. Cioè. Lo so che non lo può dire. Un ascoltatore fa una domanda molto strana. Dice: conosce la chiesa di San Giacomo? Non lo so perché lo dice, però. No. Non lo so Ma perché dove? l'ha detto. No, è Dove? un ascoltatore ha detto: chiedi se il maresciallo conosce la chiesa di San Giacomo. E io non lo so. No, anche perché mi sembra che non ci siano chiese dedicate in Garlasco, San Giacomo. Ecco, infatti. Perché anche la basilica che abbiamo, la famosa basilica, è dedicata a San Silvestro Papa. L'unica cosa che mi può venire in mente. Tutta un'altra cosa. No, sto leggendo da Wikipedia, ve lo dico subito, che Sì. potrebbe essere il santo patrono di San Giacomo. Scusatemi, di Garlasco. Sto cercandolo adesso. Però no, Simone, non ho capito perché l'ha chiesto l'ascoltatore. Non lo so. No, patrono è Beata Vergine Assunta, potrebbe essere il compatrono, però chiaramente non ho queste informazioni. C'è una chiesa di San Rocco. C'è una chiesa di San Di San Rocco, Rocco, sì. che è un Ma adesso classico. partiamo col presupposto che tutte le chiese sono dedicate a tutti i santi. Però San Giacomo, localizzare una chiesa dedicata a San Giacomo in quel di Garlasco, non mi ricordo. No, Vabbè. c'è una No, era... frazione San Biagio, c'è una frazione San Biagio, no, c'è San Biagio, frazione, ma non Sì. vedo altre informazioni di rilevanza. Di si rilevanza. chiama l'ascoltatore Gianluca Pretorino, fatti risentire. Tra l'altro io ho cominciato da capo per rispetto a quelli che hanno fatto prima le domande, quindi sto andando in avanti. Simone, la K che chiede a Stasi sia scoperto Chiara morta alle 9:30 del mattino, no? Quando in quel momento non si sapeva l'orario della morte di Stasi, comunque aveva telefonato ai carabinieri a pranzo. Che ne pensi tu? Allora, in base alle informazioni che sappiamo, anche qui è tutta una ricostruzione a ritroso che secondo me pecca del tempo che è passato e quindi della possibilità di contestualizzare perfettamente tutto quello che è stato detto. Però noi sappiamo che quell'incontro casuale, tra virgolette, tra Stefania K. e Alberto Stasi fu apparecchiato dai carabinieri. Noi lo sappiamo dal vocale di Paola K, o meglio, possiamo saperlo di Paola K, perché secondo me quei messaggi potrebbero essere fuorvianti, non sono il Vangelo. Ebbene, pare che da quei vocali pare che Stefania K potrebbe, e ribadisco potrebbe, essere stata oggetto destinataria di una richiesta da parte degli operanti per indurre in errore Stasi. E questo secondo me è abbastanza grave, perché sostanzialmente significa che già da 4 giorni successivamente all'omicidio della povera Chiara, chi indagava aveva ben presente quella pista, e mi viene da dire solo quella pista. Quindi io non so, ma penso che nessuno, tranne la Stefania o gli operanti, sappiano, cioè nessuno sappia chi ha fornito quell'orario. Cioè, quell'orario arriva, noi non sappiamo. Poi, tra le altre cose, si capisce poco di quello che risponde Stasi. Quindi non si capisce. Evidentemente queste informazioni sono parse di poco interesse rispetto alle esigenze investigative, sono state chiaramente messe da parte. Ricordiamo che la prima parte di quel colloquio fu scoperta, tra virgolette, da chi l'ha visto nell'ormai lontano 2010. Noi allo stato attuale non sappiamo in effetti a cosa corrispondano. Potrebbero essere stati i carabinieri a aver chiesto una mano
a Stefania K, come potrebbe essere stata lei a intestarsi questa azione. Ma da lì sappiamo poco, se non che Stasi addirittura in questo proseguio, questa è la mia opinione, addirittura sembra più coerente rispetto alla prima parte, cioè è lì che dice Stefania K, risponde a Stefania K in maniera logica, non sta a balbettare, dice ma non è possibile che sia un furto, perché viene messa anche questa ipotesi sul tavolo, questa ipotesi della rapina, e ormai anche la questione della rapina come quella del sicario credono sempre meno persone. Diciamo, mi sembra quasi un po' una cortina fumogena. Francesco, ci potrebbe raccontare quel brutto litigio avvenuto con un suo superiore in cui volarono parole grosse? Sono informati gli ascoltatori, eh? Ma no, l'unico litigio che ricordo è stato quello che vi ho detto anche prima, che prima che mi succedesse tutto, questo superiore mi viene lì e mi disse: se te ne vai via da Garlasco non succede niente. Questo è uno dei litigi che io ho fatto con i miei superiori, perché poi non ero un tipo che litigare col superiore per cosa? Sì. Comunque questo superiore, vabbè, si è capito chi è, Simone, lo dico siccome è un mio corregionale, io lo posso dire, disse a Francesco: voglio che ten l'alibi. Ah no, quello è stato quando io dissi, quello è un altro questa è un'altra fase. Quella è stata la fase quando io ho alzato il dito e ho detto: ma guardate che io sono qua sul Garlasco, di qua puntano il dito da questa parte, qua stiamo qua a guardare questo, dico non possiamo, e lì mi fu risposto: voglio queste tecnologie. Questo l'alibi. Che sta a capire chi sono? Ma prego Simone. No, forse ho capito chi gliel'ha detto, è stata una persona più in alto di chi stiamo parlando sì. noi. Però mi pare che la regione di provenienza sia la stessa, quindi è sempre Campania, sempre Campania. Quel cognome lì lo portano in alcune zone specifiche d'Italia. Sicuramente non è Trentino, sicuramente non. Però fai conto che io con quel cognome specifico io conosco 2 persone che abitano qua vicino a Udine, non sono imparentate perché sono in Veneto da milioni di anni. Quindi. Sapete quello che è successo dopo e voglio non tengono l'alibi, che la vita mi si cambiò da così a così. Però io con questa persona ho avuto sempre dei rapporti amichevoli. Però i figli venivano giù le rotonde, voglio dargli un occhio che stasera vengono giù i miei figli. Vabbè, tutte cose. Da quel 2007 in poi è stato un massacro. Certo. Infatti io 2007 no, ma adesso non mi ricordo se 2009 e 2010 ho dovuto ricorrere più volte all'ospedale militare. Perché guardate che è brutto. Io mi ricordo, abitavo ancora in caserma, ero in convalescenza, ti alzavi la mattina, ti guardavi allo specchio e dicevi, non in quel dialetto, dicevi, ma chi cazzo sei? Certo. Francesco, mi dà l'impressione che, Simone, dobbiamo fare, abbiamo una Garlasco che fino al 12 agosto 2007 e un'altra Garlasco che nasce dal 13 agosto ad oggi. Oh no, sembrerebbe una città spaccata in due per questo avvenimento. Ma guarda Pasquale, a me viene sempre da fare un parallelo quando, per esempio, adesso questo c'entra poco, però te lo dico, sai, è presente, noi tutti abbiamo degli amici che quando si sposano spariscono dalla nostra vita. Ora, uno può pensare che sia sempre colpa della moglie, ma in realtà, come mi spiegò una volta un mio amico che aveva qualche anno di più, qualche matrimonio alle spalle, mi disse:
In realtà non sono le mogli, ma sono gli stessi mariti che hanno in nuce, hanno dentro di sé questa tendenza a sparire. La moglie gliela tira fuori. Allo stesso modo, probabilmente Garlasco, prima del 13 agosto del 2007, aveva questi elementi in nuce, solo che l'omicidio della povera Chiara Poggi, tutto quello che ne ha conseguito, ha portato alla luce questo tipo di situazione. E chiaramente ne hanno fatto le spese tanti cittadini onesti da questo punto di vista. E se la procura ora di Pavia arriva a sistemare la situazione comunque anche chiaramente 18 anni dopo, io mi auguro che riesca a ristabilire un certo equilibrio e a dare fiducia non solo ai cittadini che hanno avuto chiaramente dei patimenti, tra cui il primo a cui pensiamo è sempre Alberto Stasi, ma anche a tutti gli altri che vedono da lontano questa situazione e sperano che possa risolversi per il meglio. Quindi adesso ho fatto questo paragone un po' ardito per far capire che molte volte la colpa non è della prima persona che noi pensiamo, magari è già qualcosa che esiste sotterraneamente, poi esce fuori. Sì. Quindi, approfitto di una domanda di Barbie on the road per farvi per questa cosa che mi sono segnato. Allora, Simone, Francesco, nel febbraio, mi pare che il 5 febbraio del 2017, c'è una telefonata di 50 secondi ad Andrea Sempio che sta al lavoro. L'utenza appartiene a una donna, ma non è la donna a chiamare. Comunque si complimenta col Sempio dicendo che sta facendo le cose per bene, sta andando tutto a posto e di non preoccuparsi. Non è una voce giovane, io credo di aver capito di chi fa questa telefonata. L'utenza di questa donna si saprà che è una ragazza russa che poi farà l'assistente dell'avvocato attuale di Sempio. L'ascoltatore Barbie on the road le chiede: lei questa ragazza russa la conosceva? No, non la conoscevo, mai conosciuta. Ho saputo anch'io di questa telefonata, ho letto la trascrizione, sarei curioso, visto che bene o male conosco tutti i personaggi, sarei curioso di sentire la trascrizione, perché magari sentendo la trascrizione in voce, magari riuscirei a capire chi è il personaggio che da questa utenza chiama Sempio e lo rassicura. Vabbè, io ho fatto 2 più 2 fa 4 e... no, Potrei pensare... No? Potrei pensare a Lovati. Potrei pensare. Lovati, Simone Lovati ha detto che è stato, ha ammesso, ha riferito di essere stato lui. Però, ma la sicurezza... Però, diciamo, da dichiarazioni del relato mi è stato riferito che l'accento non era della Lombardia occidentale, mettiamola così. Quindi, però, anch'io avrei questa curiosità di sentire. L'unica cosa è che mi ha lasciato un po' perplesso è che la procura non abbia disposto l'audizione a SIT della ragazza, che era praticante di Lovati, né l'audizione di Lovati no, ma l'audizione della ragazza poteva avvenire benissimo perché non era legale di Sempio, e soprattutto non gli è stato chiesto ma chi era al telefono, punto di domanda. Certo. Io mi sarei fatto un'idea, perché vedendo le persone che girano, i personaggi che girano, non è che andiamo via di molto, Potremmo mettere 2-3 persone che potrebbero aver fatto questa telefonata, però il bello sarebbe sentirlo in viva voce. Certo. Chiaro. Sì, riguardo alle telefonate, Simone, me lo sono scritto qua perché te lo dissi l'altra volta, forse tu non ti ricordi, no? Ma allora, vi ricordate le famose 3 telefonate di Sempio, giusto? Sì, tra 7 e l'8 di agosto. Allora, me le sono segnate, quindi 7 agosto 17:42 2 secondi, 17:50 8 secondi, il giorno dopo alle 16:54 21 secondi. Ma quello che ho notato, Simone, no, dalla trascrizione dei tabulati, che alle 17:03, quindi stiamo parlando di 9 minuti dopo,
Lui fa una telefonata invece molto più corposa di 915 secondi, che stiamo parlando di 15-16 minuti. E mi sono sempre chiesto se ci fosse un collegamento con quella di prima di 21 secondi muta e con questa di 15 minuti. Una grande curiosità di sapere a chi ha chiamato Andrea e se fosse stata importante questa chiamata, insomma, in relazione forse a la chiamata di prima. Ma si può arrivare a sapere con chi ha parlato Simone adesso? Dopo 18 anni la vedo difficile, però vi è la possibilità di capire, in base a una serie di elementi, di restringere il campo. Ecco, mettiamola così, perché io mi ricordavo, ai tempi ne parlò forse Fabio Ghioni, ma potrei sbagliarmi, che in base alla legge antiterrorismo, che poi fu ampliata dopo il caso d'Antona e soprattutto dopo quello di Biagi, alcune zone d'Italia, ma ribadisco, potrei sbagliarmi perché io me ne ricordo di tempo addietro, erano sottoposte a una sorta di, chiaramente su istanza di chi di dovere, non del primo che passa per strada, una sorta di sorveglianza allargata. Però arrivare a pensare di ricordarsi di arrivare ai tabulati 18 anni dopo mi sembra un po' esagerato, atteso Però sarebbe stato molto interessante, Simone. Sicuramente. Potrebbe, o no, tu chiami a ridosso, hai parlato prima e non... Ma chi è tra i vari ascoltatori? Il numero di telefono della ragazza russa è il 334 eccetera eccetera, dicono? No. 334 è l'ultima chiamata che riceve, se non mi sbaglio, uno dei poveri ragazzi che si era tolto la vita. No, non era uno di quelli, era un altro numero. Di questo mi ricordo che ne aveva parlato anche Fulvio Grimaldi. Pardon, non Fulvio, Luigi Grimaldi. E lui aveva detto che non erano numeri neanche lontanamente simili, quindi ubi maior. Simone, è possibile entrare nella villetta dalla stradina dietro adiacente alla campagna? È possibile sicuramente accedere al cortile interno, ma da lì a entrare nella casa senza che venga tolto l'allarme perimetrale, io la vedo un po' difficile, perché se non mi ricordo male l'allarme perimetrale, anche semplicemente per aprire le finestre bisogna toglierlo l'allarme perimetrale, se no diversamente io apro una finestra allarmata, parte tutta l'orchestra. Quindi penso proprio che sì, posso entrare nel cortile, come aveva anche ipotizzato Maria Marras, ti ricordi la primissima puntata? Posso entrare da dovunque, posso anche farmi paracadutare volendo, ma il problema è poi far togliere l'allarme, a meno che non ci fossero delle modalità che noi non conosciamo, però quello che sappiamo per tabula documentalmente è quello. Poi vabbè, con la solita domanda, Simone, perché esempio telefona sul fisso e chiama 3 volte Casapoccia? Vabbè, lui dice che voleva chiedere se ci fosse Marco, no? No, ma ormai l'unica cosa che sappiamo è che da esempio non lo sapremo mai, perché ci sono talmente tante ipotesi, tante idee che... Mari, lo dice Mari, lo dico io, Francesco dice che era Scoppetta a chiamare esempio, si capisce dall'intervista di Zanella a Sindoca, quello dice, quello vi ripeto. Ma secondo me, ovvero non ho sentito intercettazioni fra Scoppetta esempio. Mi hanno parlato di intercettazioni con un tale Maurizio, che sappiamo tutti chi potrebbe essere, però secondo me le linee di collegamento non venivano fatte dai personaggi legati a Clean 2. Magari qualcuno si serviva di questi personaggi ma non il contrario. Simone, ti chiede Superdriver per te proprio. Hai mai pensato di intraprendere la carriera di magistrato? No.
perché il tuo approccio, impostazione obiettiva sembra più quello di un magistrato. Il mio sogno sarebbe stato fare un il ottimo notaio. complimento. Oh, Che volevi fare? lo ringrazio, ma lo puoi avrei fare voluto ancora? fare il notaio. Lo puoi fare ancora, no? No, perché il concorso finisce a 50 anni, quindi io li compierò l'anno prossimo, quindi ormai penso quindi di sei. essere... Allora aspettate un attimo. Francesco, dice un altro ascoltatore, fuori i nomi dei massoni intorno alla vicenda di Chiara Poggi, Ermanno K, eccetera, eccetera. Vabbè. Beh, secondo me non è da escluderlo, eh? Secondo me quando si parla... A proposito, chiedo a lei, chiedo a Simone, c'era un giro in Umbria, in Toscana, quando ne volete, c'era un giro di massoneria pure in quelle zone là? Dove? Tra Carlasco, Pavia, nel A Milanese. Vigevano? Come no? Come no? C'è il tempio della massoneria a Vigevano. Uh-huh. C'è un articolo di 10 anni fa che ho letto proprio ieri, e c'era il giornalista Marco Gregoretti, che era l'autore dell'articolo, che faceva la presentazione del tempio della massoneria di Vigevano per una sorta di open day per gli esterni. Quindi ci sono. Ma comunque ce n'era più di uno nella provincia, anche Pavia stessa. Poi mi segnalano anche un paesino dalla parte di là verso l'Oltrepo, quello non l'ho ancora accertato, però mi dicono che comunque tante persone erano legate a queste cose. Simone, quanti mazzi di chiavi in Casa Poggi sono stati trovati? Allora, di Casa Poggi, perché sappiamo che esistono anche i mazzi della villetta della madre di Rita Preda, penso che sia stato trovato solo quello nello svuotatasche, nella ciotola, con il telefono e la chiavetta USB, il mazzo di Casa Poggi. Invece per quelli della villa Gropello Cairoli, della villetta che era di Mariuccia Galli, vedova Preda, sappiamo che uno era in mano a Chiara e poi un altro ce l'aveva un vicino di casa della madre, che addirittura lo deteneva ormai da anni, anche perché la madre di Rita Preda l'anno precedente, nel 2006, aveva avuto un incidente automobilistico e poi ne era stato disposto, aveva preferito essere ricoverata in RSA, sempre a Gropello. Simone, la ragazza vista in bici aveva i capelli bagnati e i pantaloni neri lunghi? Allora, adesso poi magari il maresciallo mi correggerà. I capelli... abbiamo gli ascoltatori che sono molto... Allora, leggo dal verbale. I capelli erano a baschetto, non a caschetto, ma immagino che volessero dire a caschetto. Sì. E c'erano gli occhili. Io mi ricordo questa riga in cui c'erano tre strafalcioni, uno di fila all'altro. Questi due me li ricordavo. Ma non so se avesse i capelli bagnati, e aveva una sorta di pantalone lungo, dice Muschetta, proprio al singolare, perché ne ha fatto la radiografia. Evidentemente l'ha colpito così tanto che lui l'ha descritta proprio come una radiografia. Tant'è che secondo alcuni lui non avrebbe visto, cioè il davanti non avrebbe visto avrebbe dichiarato di aver visto un cestino, ma in realtà perché stava guardando la ragazza, era distratto mentre era in macchina, e questa avrebbe potuto tenere un borsone, secondo delle ricostruzioni che ho visto pubblicate nell'ultima settimana. Però anche lì sappiamo poco, perché purtroppo non abbiamo la macchina del tempo. Francesco, lei ha idea di come si possono collegare Sempio e le K? No, è il mio cruccio, non riesco a dare il giusto collegamento, non riesco. Ipotesi, magari feste dove hanno partecipato una e l'altra, ma non vedo niente che li accomuna.
ovvero così alla luce del sole. Com'era il meteo quel giorno, il 13 agosto? Ma quando io sono arrivato a Garlasco erano le 5 passate, sinceramente non me lo ricordo, anche perché si può immaginare una corsa con la macchina da lì di Ferraresi a qua, da Groppello a Garlasco, tutto in corsa, perché non ci dimentichiamo che mi hanno chiamato per un omicidio. L'ultimo mio pensiero era di guardare il sole. Riguardo No, ma il meteo è importante più che altro per due ragioni. Perché Stasi riferisce di aver sentito i tuoni una volta uscito dalla casa perché aveva sentito quella La macchina sera che prima. fumava, e poi per le scarpe. Però in realtà è possibile che ci fosse stato un temporale estivo, magari a qualche chilometro di distanza. Ma Simone, scusa, ma non fece rientrare, andava a far rientrare il cane perché Sì, stava... infatti lui andò, erano le 22:50, quasi le 11, andò a casa, saltò, se non mi sbaglio, la murella, entrò e fece entrare il cane in una sorta di ripostiglio per poi ritornare in via Pascoli da Chiara. Questo me lo ricordo. Quindi lui poi rientrò, fu disallarmato, riallarmato, entrò e poi uscì quasi alla 1, sostanzialmente. Ah, ecco la chiesa di San Giacomo. Gianluca mi ha risposto. È la chiesa dove trovarono il carabiniere suicida nel 2013. Ah, Bravi. bravi. Ma era Vigevano Vigevano. o Villareale, che è lì vicino? Sì, dovrebbe essere una località fra Castelnuovo e Vigevano. Ma Francesco, questo si suicidò o fu suicidato, questo carabiniere? No, secondo me si suicidò. Bisogna vedere cosa l'ha portato a questo gesto. Il signor Ferri era a Garlasco quel giorno? Quella sarebbe una bella cosa ovvero, secondo me, dovevano subito attenzionarlo quando Ferri lo hanno trovato suicida. Era subito una cosa da attenzionare, ovvero andare a chiedere alla moglie: ma scusate, ma voi il 13 agosto di 3 anni fa si ricorda dove eravate? Ovvero, eravate qua, eravate in montagna, eravate al mare? Perché a sapere con assoluta certezza la presenza del Ferri il 13 agosto del 2007 in Garlasco, allora a questo punto qua uno poteva anche tirare delle conclusioni. Adesso stiamo parlando senza però sapere la base. La base è: Ferri il 13 agosto del 2007 si trovava o non si trovava a Garlasco? Anche perché io so che la signora Ferri ultimamente era stata contattata e un giornalista che l'ha vista di sfuggita e gli ha detto mezza parola, la risposta della signora fu: no, non voglio fare la stessa fine. E non è una bella frase questa. Certo. Va bene. Simone, sono state prese il DNA di Freddy e Capra? Sono stati presi? So che sono stati disposti, Verranno utilizzati nell'incidente probatorio? Nel max incidente probatorio? È una bella domanda, però mi verrebbe anche da chiedere perché non sono state autorizzate le impronte digitali e quelle palmari, ma solo il DNA. Anche lì bisognerebbe leggere il verbale per capire, perché nel verbale c'è lo scontro dalle parti, il dibattimento tra le parti, quindi si possono capire poi i provvedimenti presi. Quindi... Certo. Io sto leggendo un sacco di domande stasera proprio strane per me perché non le conosco. Ad esempio, Stefania dice: il prete degli esorcismi collettivi c'entra qualcosa? Don Gregorio. Don Gregorio.
Ma questo non è il prete degli esorcismi. Praticamente il mercoledì sera, ora come allora, al mercoledì sera venivano fatte delle messe, le chiamavano, c'era la messa di guarigione, la messa, e poi c'era un mercoledì particolare dove venivano fatte queste messe per esorcizzare. Per carità, per chi ci crede il mondo è quadrato, anche se è rotondo, per chi ci crede. La moglie del povero Ferri verrà sentita dalla procura? Ma non si sa assolutamente niente. Anche perché questa qui sarebbe eventualmente un'indagine trasversale, non diretta. Mario, a proposito di Ferri, dice si è scritto sulla provincia pavese che era Garlas che come sempre era andato al Bar Jolly. Dice. È vero, ed è un percorso che potrebbe essere interessante se si riuscisse a dimostrare la presenza del Ferri il 13 agosto 2007 in quel di Garlasco. Allora lì si potrebbe fare anche delle ipotesi. Simone, perché le K ancora non sono state sentite dopo anche gli audio che sono usciti di Paola? Perché c'è un lieve problema. Cioè, volendo, la Procura della Repubblica di Pavia avrebbe potuto anche inserirle tra gli indagati. Ma come facciamo a saperlo noi? O si chiede un 335, quindi cos'è un 335? Allora, normalmente, ai sensi dell'articolo 335 del Codice di Procedura Penale, io chiedo alla Procura a cui rivolgo questa richiesta se sono iscritto in qualche fascicolo all'interno del registro generale delle notizie di reato o come parte offesa, querelante, tutta una serie, oppure come indagato. Quindi però la procura può barare, perché se ci sono delle esigenze, barare per modo di dire, perché se ci sono delle esigenze particolari di segretezza istruttoria o delicatezza della materia trattata, il procuratore dice no, non si rilascia il visto e quindi ufficialmente la risposta è pulita, cioè non ci sono procedimenti quando in realtà ci sono. Capito? Certo. I proprietari del bar o gli amici del Ferri sono stati mai sentiti? Stasera stiamo facendo proprio un interrogatorio all'americana, come forse si doveva fare già all'epoca, Francesco. Io sappia no. Cioè, Ferri stesso non è mai stato audito. Quindi... Sì. Francesco, chiedono di nuovo del piccolo SUV nero che c'era la guida della mamma delle gemelle, insomma, che come mai questa è la conferma che ci faceva là, dicono. Bravissima, ma come mai Moschitta fissa queste due cose e all'epoca gli operanti non si accorgono che sta raccontando delle verità? Perché è un conto focalizzare e fissare la ragazza in bicicletta con la Lara di cammino in mano, con i capelli a caschetto, tutto il resto, ma questa figura o lo sai o non la puoi mettere lì, perché se tu la vedi lì vuol dire che tu stai dichiarando la verità, perché tutte e due le cose assieme non puoi vederle nel modo più assoluto. Per cui perché queste verità, dopo queste verità, non hanno preso gli opportuni provvedimenti? Punto interrogativo. Sarebbe interessante saperlo, ma la testimonianza di Moschitta è un mistero a volte. Ma io sono convinto che la testimonianza del Moschitta non è a volte nel mistero. La testimonianza del Moschitta è nitida, precisa e chiara. Quello che a volte è il mistero è domanda.
quando Moschitta è stato mandato fuori perché è stata fatta entrare la moglie per sentirlo a conferma di quello che ha detto Moschitta, in quei 3/4 d'ora che è rimasto fuori, chi si è avvicinato al Moschitta per parlargli assieme e per convincerlo a ritrattare? Questa è la vera domanda, questo è il velo di mistero, questo è il vero velo di mistero. Moschitta ha detto la verità. Io spero che l'abbia spiegato ai magistrati, se mai l'hanno audito, e io immagino di sì, perché, caspita, nel caso di Garlasco Moschitta emerge come una mosca bianca all'interno della vicenda. Moschitta possiamo paragonarlo più o meno a quelle 5 impronte digitali sulla maglietta che poi è stata girata. Uguale. Infatti parecchi ascoltatori Ha la stessa importanza e la stessa valenza. Francesco, scusi, parecchi ascoltatori dicono chi è stato quell'animale che ha combinato quel guaio. L'hanno detto loro stessi. A saperlo. Il SUV era un Daihatsu Terios nero. Sì. Sì. Simone Francesco, ci sono un sacco di ascoltatori che mettono in mezzo un senatore coinvolto. Che... È vero? Qua È dicono pure il nome, si può dire? Inizia con la C? No, AC. Nome A, cognome C. Sì, cognome C, giusto. Questo emerge dalle... Diciamo che è un nome, scusa, Simone è un nome siciliano, un cognome siciliano. Allora no, non lo conosco. È vero, sì. Francesco, è un cognome siciliano. È vero. Beh, da dove arriva non lo so, però sicuramente sono andati a Roma a cercarlo. Comunque, questo salta fuori da un'intercettazione telefonica dove si dice che il signor Ermanno si è rivolto a questo senatore per far finire l'assedio mediatico dei giornalisti nei confronti delle figlie. È scritto, Certo. Beh. Che mi piace, Simone, mi piace fare queste cose, proprio domande e risposte un po' qua e un po' là. Simone, quali sono gli elementi che assicurano la presenza di Marco Poggi a Falsez e non al Garlasco nel momento del delitto? Ma allora, da un lato c'è gli ascoltatori sono disgraziati. No, ma allora, io so anche chi è che è partito, diciamo, di tutti i soggetti interessati e che hanno anche molto seguito, in gran parte meritato, con la questione, quelli che sono partiti con la questione di Marco Poggi. Ma Marco Poggi, c'è una SIT di Rita Preda che parla del fatto che ha dovuto attendere il marito, il figlio e gli amici per poi tornare a Garlasco tutti insieme. Inoltre alle 9:52 del giorno prima c'è una telefonata che è registrata ai tabulati. D'altra parte è vero che non sono stati acquisiti i tabulati di Marco Poggi, ma forse neanche quelli di Giuseppe, a quanto mi ricordo, di Giuseppe Poggi. Non è stato sentito a SIT ai tempi sul punto Marco Poggi, sul punto, e non sono stati chiaramente auditi né gli albergatori né il personale del soccorso alpino né i carabinieri di Brunico, che potevano dire ok, siamo andati a fare questo servizio, l'abbiamo riportato e abbiamo trovato Tizio Caio Sempronio. Questo è quanto. Ma da lì a dire che Marco Poggi sarebbe tornato nottetempo o in giornata, il giorno precedente, sarebbe tornato a casa e sarebbe rimasto lì senza che Alberto Stasi lo sapesse, mi viene da pensare, è un po', forse è un po' eccessivo dal mio punto di vista, perché allora significa ipotizzare che Alberto Stasi sapesse che era lì e non se ne sia mai accorto, o comunque non sapesse e non se ne sia mai accorto, oppure che lo sapesse e l'abbia coperto per tutto questo tempo. Io penso che Marco Poggi fosse con i suoi genitori, chiaramente è tornato trafelato quel 13 agosto, arrivando nottetempo, tra l'altro.
Però, C'è Peppe Sicano ha detto se mi rispondi a queste due, fai rispondere a queste due domande ci scrivi mi iscrivo, a parte che vi dovete iscrivere tutti e vi rifaccio l'appello, iscrivetevi. Dicono chi ha voltato il cadavere di Chiara, si sa Simone? Non si sa. ha portato in che senso? No, chi ha voltato, cioè diciamo chi ha fatto sparire la Allora, macchina. mi pare, ma mi corregga se sbaglio, mi corregga Maresciallo se sbaglio, siano stati i necrofori, cioè Sì. praticamente quelli che dovevano... Io non ho addetti a portarla via. Sì. E in Però più... aspettami, però la cosa assurda è che nessuno degli operanti li abbia fermati, cioè abbiano tirato via con le dovute cautele il quadrato o l'abbiano bloccato per impedire che prendesse il sangue. Cioè. È stato il maresciallo a imboccare Stefania per far tradire Stasi quella mattina in caserma parlando dell'orario 9:30? Cioè, Ero già stato esautorato dalle indagini e poi si vede benissimo che non è la caserma di Garlasco. Perfetto. Simone, secondo l'ascoltatore, la luce accesa a casa della nonna potrebbe anche averla lasciata Chiara, che quel pomeriggio si era recato a visitarli in RSA. Che dici? Pomeriggio del 13 chiaramente no, dobbiamo pensare il 12, ma a questo punto è stato riferito anche da uno dei 3 testimoni, perché sono 3 testimoni che hanno rilasciato delle dichiarazioni parzialmente sovrapponibili, soprattutto 2, il terzo non si ricorda neanche la data esatta, parlavano anche di una macchina e soprattutto parlavano della luce alle 2. Teniamo presente che il giorno dopo, la sera dopo, mi viene da pensare, non penso che siano andati Rita e Giuseppe Poggi a spegnere la luce, quindi è evidente da questo punto di vista che sia stata spenta intorno alle 2 quando non è stata più trovata la macchina e che quindi qualcuno se n'era andato via. Quindi c'era qualcuno precedentemente, poi quel qualcuno se n'è andato via. Non sappiamo tutt'oggi chi fosse. Non lo sappiamo. Francesco, sempre parlando del Muschitta, perché ha atteso 45 giorni prima di rendere testimonianza? Perché secondo me Muschitta si è fatto una specie di rimorso e un esame di coscienza, perché non dimentichiamoci che il Muschitta va a fare queste dichiarazioni quando in quei 2 giorni che Stasi era stato arrestato per il discorso del DNA trovato sui famosi pedali. Per cui quando ha saputo dell'arresto di Stasi dice non è che io non facendo le dichiarazioni, non raccontando quello che so, quella persona è dentro per colpa mia. È lì che allora Muschitta ha raccontato al capozona di Garlasco, il capozona di Garlasco quando ha ricevuto la notizia da Muschitta l'ha portato su in ASM, è andato a parlare con la direttrice quando ha ascoltato il tutto si è messo in contatto con il carabiniere e con la procura. Questo è stato il giro. Il Poggi, Simone. Tant'è che se non vado errato, nell'intercettazione del giorno dopo del padre, quando mi sembra che il Stasi era stato liberato, mi sembra che il padre gli dice, vedi, con quello che tu hai detto può essere che lo hanno liberato. Sì, confermo. Confermo. Il padre Piero, ma secondo me il padre lo stava rincuorando, cioè spiegandogli che aveva fatto la cosa giusta. Che aveva fatto la cosa giusta. Aspetta, c'è tanto di cappello un padre del genere. Mi spiace solo che Muschitta poi si sia trovato in mezzo al processo per calunnia, che è stata veramente una carognata. Simone, il medico di Ferri, è vero che è morto anche lui suicida? Sì, Corrado Cavallini, ma era di Vigevano, non era di Garlasco. Con un'iniezione di una soluzione velenosa, una soluzione tossica, non un bellissimo modo, ecco. Era anche, se non sbaglio, ma l'avevamo detto precedentemente, il medico della famiglia Sempio.
Il Poggi che si suicidò in macchina con un amico nel 90, nello stesso punto del Ferri, ha legami di parentela con la famiglia Poggi? Che io mi ricordi, no. 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 Ok. Francesco, quando sono arrivati in caserma i genitori di Chiara, c'era anche Marco? Che io mi ricordo, mi sembra di sì, non vorrei dire una stupidata perché quando loro sono arrivati in caserma, no, mi sembra di sì. Adesso non volevo dire una stupidata perché non so se mi ricordo se ero impegnato a sentire qualcuno o meno. Li ho visti solo in un secondo tempo, li ho visti. Però Va mi bene. sembra di ricordare di sì. Mhm. Poi, diciamo, nel corso degli anni è rimasto sempre molto defilato, però va bene così. Simone, come mai il posacenere fotografato il 13 agosto aveva le cicche di sigarette e il 5 settembre non c'era più niente? Gli ascoltatori sono disgraziati stasera. No, beh, mi possono anche chiedere se i numeri del Super Enalotto a questo punto, perché a me viene sempre da pensare alla famosa manina, perché ragazzi, ma perdonatemi, quale inquirente, anche il più disgraziato, non va a vedere cosa c'è nel cestino della spazzatura? Sembra incredibile, ma qualcuno l'ha fatto. Dove? Qui. Cioè, forse sembra quasi fantascienza da questo punto di vista, però è capitato. Per il posacenere, se non mi sbaglio, nelle foto non si vedevano i mozziconi, si vedeva solo la cenere. Perché quando, tra l'altro non era sul tavolo, era su una specie di portavivande, diciamo uno di quei specie di comodini con le rotelle, di vassoi quelle con le rotelle, vicino al muro. E lì si vede un posacenere, si vede che non ha le cicche, ma ha la cenere. Sappiamo se Stefania K fumava, Simone? Mi pare di sì. Mi pare che si vede dal video, mi sembra pure. Prima di abbracciarsi, mi pare che è stato... No, non si poteva, non si poteva più fumare nei locali chiusi da mo'. Va bene. Perché mi spiego la mia esperienza. Io mi ricordo che più di una volta andando dai carabinieri nel mio paese, il maresciallo aveva fatto affiggere tutte le cose vietato fumare anche in caserma. Quindi, perché ahimè c'erano, nel mio paese quasi tutti i carabinieri, compreso il maresciallo, erano fumatori. Quindi alla fine c'era proprio, lui mi aveva spiegato che la normativa prevedeva che non si potesse fumare nei luoghi pubblici, la caserma era un luogo pubblico, quindi dubito che in quel caso gli abbiano detto tranquillamente di fumare, anzi. Il medico di Ferri, spero che pure gli ascoltatori stia piacendo. Io sono abbastanza, faccio sempre quasi queste puntate per domande e risposte. Stasera li sto incalzando ancora di più, ma siccome sono centinaia di domande, è una cosa bella anche per loro poter rispondere a volo a volo. Simone, il medico di Ferri e il medico di Sempio era la stessa persona, guarda caso anche il senatore casualmente è morto, è così? Anche il senatore? Casualmente è morto. Mi manca, ma scusatemi una domanda, visto che è mancato e visto che ci sono le intercettazioni, chi è questo senatore? Il cognome lo posso dire, Francesco? Sì, ci mancherebbe, sono le intercettazioni. Allora, Antonino Caruso, l'hanno scritto loro, No, non so chi, non lo ricordo. Non lo ricordo. Invece io sarei curioso di sapere, perché non lo so, sia sul suicidio di Ferri e chi sul suicidio del dottor Cavallini, l'autorità che è intervenuta e se c'è un collegamento fra l'autorità che è intervenuta per il suicidio di Ferri con quello di Cavallini. Ma Cavallini che anno si è suicidato? 2013. E non c'era già più la procura di Vigevano, era stata trasferita a Pavia? Sì. Sarebbe bello saperlo.
Gli operanti, più che altro gli operanti. Ma per Ferri, se non mi sbaglio, c'era il capitano Cassese. Se non mi ricordo male. Poi Per Cavallini? Per Cavallini bisognerebbe vedere. Perché a Vigevano c'è anche la Polizia di Stato. Sì, infatti mi ricordo il vicequestore Pedone. Sì. Allora. 2012 no, fermi tutti. Corrado Cavallini 2012. Ecco, 2012, sì. E mi verrebbe da pensare che ad indagare avrebbe potuto essere Brai, anche se aveva comandante il nucleo radiomobile. Oh, sì. Scusate Simone, scusate, in tanti, io mi ricordavo anche in tanti confermo che lei fuma nel video, Stefania, e prima di spegne la sigaretta nel posacenere e poi abbraccia. Dobbiamo rivederlo, devi rivederlo. Sì. Ok. Uh-huh. Francesca dice di fronte chi abitava Ferri? Lo dice 3 volte, come mai? C'è qualche vicino importante, Simone? Nel 2007 allora la famiglia Sempio, quando fu destinatario, o meglio quando Andrea Sempio fu destinatario delle indagini del 2016-2017, lui abitava già nelle vicinanze di via Pascoli, mentre prima lui abitava in un condominio con la famiglia nel 2007 chiaramente vicino a Ferri. L'aveva anche fatto vedere Grimaldi in un suo video qualche giorno fa. Ok. Non erano vicini di Pianerottolo, però i condomini diciamo che erano adiacenti. Le impronte di scarpe sono solo e solamente di un paio, in realtà ci sono più impronte, però solo una è ben identificata, giusto Simone? Non abbiamo altre cosa? Di impronte di scarpe, abbiamo solo quella sul tappetino del bagno, no? No, ne abbiamo anche altre 2, sono 3 le impronte che sono state repertate, però diversi giorni dopo il delitto. Questo è un problema. Tutte e 3 frau, Simone, tutte e 3 frau? Sono state per esclusione, si è andato a vedere quella, o meglio, sono andate ti ricordi che poi sono state consegnate 25 paia di scarpe, anzi 26 perché qualcuno le aveva sbagliate a consegnare, e da lì sono risaliti alla suola Pallini, la famigerata suola Pallini, che a tutt'oggi c'è qualche dubbio che sia un 42 da un lato, e dall'altro sul tappetino del bagno si vede il sangue rappreso sotto, praticamente incastrato dentro la tramatura Pallini della suola. Quindi da lì si è risaliti alla deduzione che la scarpa con la suola Pallini sia la scarpa, se non dell'assassino, di una persona sul luogo del delitto, nell'immediato compimento dello stesso, perché il sangue non era rappreso. Quindi c'è stata una deduzione, però il problema è che si è arrivati veramente tardi a fare il rilievo delle impronte, anche delle suole. È tutto segnato nella relazione del RIS, quella del 2007. Ok, qua dicono: cosa ne pensate della nuova pista di cui si parla del prete a cui avrebbero cercato di estorcere denaro? Il maresciallo all'epoca sarebbe stato davvero interessante. Allora, quella è un'altra vicenda che vede coinvolto all'epoca rettore del santuario della Botola, Don Gregorio. E anche qua è una vicenda abbastanza strana e particolare, perché che io sappia, la richiesta estorsiva in un primo tempo non era cittadino rumeno Don Gregorio, era questa persona vicino a Don Gregorio che, accompagnandosi con questo cittadino rumeno, gli ha fatto un'estorsione, e questo persona vicino a Don Gregorio si è rivolta a Don Gregorio, e Don Gregorio, per evitare scandali, avrebbe acconsentito.
Ma anche qua è una vicenda strana, perché poi non si vede il coinvolgimento solo del cittadino rumeno, solo di Don Gregorio. Si vedono terze persone che appaiono, addirittura si definiscono i postini, persone di Garlasco che fanno la richiesta per conto del cittadino rumeno a Don Gregorio di somme di denaro e poi le vanno direttamente a prendere dal Don e poi dicono che le avrebbero date al cittadino rumeno. Ma si È parla una di vicenda- Francesco, si parla di 150.000 euro, è vero? secondo me è pure di più. Addirittura. Sì. C'era stata anche l'apertura della partita IVA a uno di questi rumeni per Da parte del un'attività. postino, da parte Però- del postino. Che poi faranno una brutta fine, giusto Simone, i rumeni? Si troveranno in un giro... Ma se non mi sbaglio li hanno anche condannati per estorsione perché la diocesi Sì, di sì. Pavia, sempre che non mi sbagli, No, dividevano. dividevano. Ma è vero che Dividevano. questi soldi c'è... Madnet parla addirittura di 250.000 euro. Ma è vero che questi soldi erano stati dati perché questo prete aveva abusato di questi rumeni? No, erano maggiorenni. Erano maggiorenni. Non si può chiamare abusi, non si possono definire abusi. C'era la richiesta estorsiva perché uno di questi rumeni diceva di avere un CD con questa relazione, per cui per evitare lo scandalo il Don avrebbe pagato È da lì che tramite certe persone. è da lì che è nata la questione del reato di estorsione, perché i rumeni erano soggetti maggiori di età e senza minorità psichiche, quindi erano soggetti, anzi, sì, troppo nel pieno delle loro facoltà, perché hanno elaborato questo piano per appunto ottenere soldi e altre utilità in maniera del tutto indebita. Ok, allora facciamo 10 minuti e ce ne andiamo? Va bene? Dipende dal maresciallo, perché c'è sempre 25%. 25% a sto allora giro l'avevo ricaricato. Facciamo 10 minuti. Qua ci sono 6.000 domande. Mi sono messo in un guaio perché mi sono messo a rispondere a tutte le domande. Aspetta che metto il countdown. Metto il countdown. 10 minuti precisi, Simone, dai, perché me lo chiedono. Mamma mia, quanti siete? Quanti siete con domande pure molto interessanti. Ok. Potete gentilmente chiedere a Maresciallo se esiste davvero questo gruppo dei 100 a Garlasco, in teoria formato da 50 coppie del paese, e nel caso cos'è? Grazie. Io so cose che non so neanche io. No, l'ho sentita anch'io in una trasmissione. Secondo me, all'epoca, io parlo in quel periodo dove la presenza dei carabinieri era costante sul territorio, se ci fosse stata una cosa di questo genere ne saremmo venuti all'orecchio subito nell'immediatezza. No. Bene. Ok, ieri sera chi l'ha visto, il latitante romeno ha detto però che il prete andava anche con ragazze molto molto giovani. Latitante. Già è tutto dire. Simone, cosa ne pensi della pista satanica o di un'associazione che agisce nel vasto territorio lombardo di cui parla Luigi Grimaldi? Beh, allora, bisogna fare un distinguo. Il problema è che ci sono state delle società, chiamiamole così, non associazioni, perché sennò poi si pensa, ma delle società segrete come le bestie di Satana, che poi in realtà anche la questione di parlarne di società segrete fa un po' cospirazione tipo Illuminati, ma non lo è. In realtà diciamo questo tipo di gruppi dediti a hobby poco simpatici ci sono stati anche in provincia di Pavia e anche per tanto tempo.
ma da qui a determinare, questo è il secondo ragionamento, un ruolo diretto all'interno dell'omicidio di Chiara Poggi, secondo me ce ne corre, anche perché secondo me Luigi Grimaldi ha fatto un enorme lavoro investigativo, anche perché io mi sono sempre chiesto quale società segreta, quale gruppo con interessi poco simpatici andrebbe a compiere un omicidio del genere, tirandosi dietro tutto, non solo l'interesse morboso dell'Italia intera, ma anche proprio banalmente a lasciare i segni di un omicidio così efferato. Cioè, questo significa proprio tirarsi dietro tutti gli interessi possibili e immaginabili da questo punto di vista. Anzi, non mi sembra proprio una cosa molto logica e coerente da questo punto di vista. Non è che l'hanno portata in campagna e gli hanno sparato un colpo in testa. L'hanno uccisa con delle modalità veramente efferate. Tant'è, e qui mi riallaccio a quello che diceva Alessandro De Giuseppe in una delle ultime interviste, che secondo lui, e secondo me avrebbe potuto, qualcuno glielo avrebbe anche detto dal punto di vista criminologico, ci sono dei segnali, dei segni per terra nel cosiddetto trascinamento che forse facevano preludere al tempo a un tentativo di far sparire il corpo della povera Chiara, e magari il fatto di buttarla giù per le scale è stato un ripiego. De Giuseppe diceva che secondo lui volevano far sparire Chiara Poggi una volta però secondo me le persone si sono accorte che sarebbe stato veramente improbo, innanzitutto per due ragioni, perché Chiara Poggi è stata uccisa probabilmente intorno alle 9:30, tant'è che alle 9:45 non risponde già agli squillini di Alberto, da un lato. E dall'altro c'è sempre quel problema che alle 9:30 la vita di Garlasco e della via iniziano un po' a animarsi. Probabilmente qualcuno si era accorto che c'era la Bermani, poi passa la Travaini in macchina e quindi il progetto di farla sparire da qualche parte tramonta. Questo è quello che ha pensato De Giuseppe. Secondo me andava anche riportato perché è abbastanza interessante nell'ottica di un'analisi del delitto. Simone, tu quando abbiamo finito diccelo. Francesca, è vero che pure Giorgio Pedone morì? Si suicidò, mi pare, pure lui. Il vicequestore? Sì, a Vigevano. Anni prima, un suicidio anche lì definito da quelli che furono gli inquirenti, un suicidio molto strano. Però due cose su Pedone. Si disse ai tempi che era rimasto scioccato, comunque molto deluso dalla figlia, che se non mi sbaglio male si chiamava Gilda e che faceva la spogliarellista. Sì, era rimasto molto deluso da quel comportamento della figlia. Però e poi lui era stato spedito, mi verrebbe da dire punitivamente, a dirigere l'ufficio passaporti della questura di Trieste. Questo non lo so, però Pedone era una brava persona, per cui che magari ci potesse essere rimasto male dalla scelta di vita che abbia potuto fare la figlia, questo è vero, ma da questo al suicidio, un uomo così tutto d'un pezzo non lo so. Perdonatemi un attimo, dice Silvia, sì alla sforzesca con la pistola nella fondina, così? Bravissimo. Sì. Ma tra l'altro Pedone, quando morì, erano in attesa in comune per dargli la scarpetta d'oro e alla moglie aveva detto che si sarebbero visti in comune. Mi pare che lui lasciò una comunicazione. Che è la scarpetta d'oro? È un'onorificenza del comune di Vigevano. Riguardo a cosa? Era un comune importantissimo per l'industria calzaturiera. Vigevano. Okay. Il maestro di Vigevano ne parla anche, però vabbè. Sì. E poi dall'altra parte, se non mi sbaglio, ci fu un comunicato del commissariato c'era il commissariato a Vigevano, che parlò di Giorgio Pedone come un amico.
era un comunicato che mi ricordo lo lessi una volta, era molto toccante, perché chiaramente i colleghi e gli amici erano rimasti molto scioccati ai tempi. Stasi lascia Chiara davanti al computer che stava benissimo, lo dice lui nel video ieri a chi l'ha visto. Signor Maschetto, non si sono mai fatte le indagini sul dottore Cavallini? Può darsi che siano state fatte, però la competenza era a Vigevano, adesso non so neanche indicare chi, perché a Vigevano c'è una compagnia dei carabinieri e un commissariato, addirittura c'è anche la Guardia di Finanza. Chi è intervenuto in merito al suicidio non glielo so dire, però di solito vengono fatte le indagini. Va bene. Simo, siamo arrivati? Mancano 2 minuti. Quel Michele, amico di Sempio, era di quella stessa compagnia? Allora, Michele, sì, è quello che nell'intercettazione le persone che l'hanno ascoltata me l'hanno definita sinistra, cioè l'intercettazione che lui alla fine continua a dire come in una cantilena: Michele si è puntini puntini, Michele si è puntini puntini. Che diceva che abbiamo fatto da 0 a 18 anni, abbiamo fatto tutte le cazzate insieme, e poi alla fine dice quella cosa. Bertani era praticamente il miglior amico di Sempio, è così? Sì, probabilmente lo conosceva anche Marco Poggi, anche perché Garlasco, se tutti della stessa età, secondo me non si potevano conoscere. Poi che avessero rapporti più o meno intensi, questo sì, è dibattibile, è discutibile. Francesco, dicono in chat, diciamo, tra Garlasco, Vigevano, insomma, parecchi suicidi, insomma, capitati in quegli anni. Sì, sì. Ragazzi che si sono tolti la vita, e questo dispiace, però bisogna vedere cosa cavolo gli passava per la testa. Molti di questi si conoscevano anche, ma erano conoscenze dovute magari alla frequentazione della stessa scuola, magari la frequentazione degli stessi ambienti, anche perché in una cittadina come Garlasco gli ambienti di ritrovo per i giovani non è che ce ne sono centinaia, sono quelli lì, 3, 4, 5. Però dicono qua 7 persone erano vicinissime al Sempio come zona, eh. Vabbè, non... Sì, l'età era quella. certo. I biasibetti sono stati mai sentiti? Che io mi ricordi no. Mai interrogati, eh? Che io mi ricordi no, ma ribadisco, non ho il fascicolo del PM sotto mano, quindi posso pensare ragionevolmente di no. Mi ricordo, sono suonati 10 minuti nel frattempo. Ok, allora basta. No, mi ricordo che c'è stata tutta un'attività, ma sul Biasibetti non saprei dire. Bisognerebbe guardare il fascicolo del PM e vedere se non sono stati auditi nella prima fase, quella del 2007-2008, fino al rinvio a giudizio di Stasi. Certo. Ultimissima domanda per Francesco, ve lo dicono proprio in tantissimi. Francesco, secondo lei qual è il movente dell'omicidio di Chiara Poggi? Questo è un 6 o un 5 più, un 5 più al Superalotto. Allo stato dei fatti, trovare il movente è impossibile. Di fatto non esiste un movente. Non poteva esserci un movente per un delitto di questo genere. Però secondo me, se si riesce a mettere la parola fine, trovare i colpevoli e tutto il resto, secondo me la giusta conseguenza è capire anche qual è il movente. Veramente ultimissima domanda, Francesco, a lei la telefonata sbagliata della Paola K che cercava un Andrea potrebbe essere un carabiniere che c'era all'epoca? Allora,
che queste persone conoscessero qualcuno all'interno della caserma, magari coetaneo o così, può essere, anche perché c'è un verbale, adesso non mi ricordo se della Stefania o della sorella Paola, che addirittura vado davanti a via Pascoli, c'è il carabiniere che conosco, per cui è lei che lo dice che c'è questa conoscenza, ma il carabiniere che conosco e che io mi ricordo non si chiamava Andrea. Va bene, ok, a posto. Dai, va benissimo così. Grazie. È scoccata la terza ora, quindi la regola Cenerentola dovrebbe prendere la scarpetta e dovrebbe arrivare la carrozza con la zucca e mandarci tutti quanti a letto. E io vi ringrazio a tutti e due. La chat è rimasta felicissima, è rimasta contenta, anzi ha detto dobbiamo a tutti i costi ripetere un'operazione del genere, domanda e risposta. Vedremo in futuro se si potrà fare, se Francesco è disposto soprattutto, Simone con i suoi, diciamo, con tutti i suoi impegni. Francesco, lei ci verrebbe un'altra volta qui? Sì, mancherebbe altro. Adesso ho capito come si fa a ricaricare il cellulare e mantenerlo in carica. E quando è arrivato? Al 15? Quando è arrivato? Al 20. Al 20, grandissimo. Buonanotte a tutti, iscrivetevi perché se non vi iscrivete non facciamo niente. Grazie, sono rimasti, diciamo, Grazie a voi. abbiamo fatto una live un poco più, diciamo, più a me piace, tu lo sai, piace fare all'americana, l'abbiamo fatta proprio a Cecena stavolta. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Ci sentiamo per telefono domani con voi. Grazie.